Iniziamo col botto. Sì, iniziamo col botto e speriamo che, insomma, ci assista la linea questa sera, anzi, Stasera dobbiamo anzi, fare anzi. così, così, Sì, così così. inviateci tanta energia positiva. Buonasera a tutti, Antonietta e Nadia, c'erano già da un po', anche Cinzia. Allora, partiamo Ciao, subito ciao. con la domanda che ci aiuta tantissimo, cioè con la vostra risposta. Ci vedete, ci sentite bene? Soprattutto ci sentite bene, che è più importante del vederci? Ciao Elisabetta, Valentina Pistone, Valentina, ho già accennato al nostro Che ospite che è bello. proprio grazie a te che ci siamo contattati, quindi un ringraziamento speciale per la diretta di questa sera va proprio a Valentina Pistone, ci tenevo a dirlo pubblicamente, che ci ha presentato il nostro carissimo ospite che tra poco salirà e ci racconterà qualcosa di meraviglioso. Noi siamo molto affascinati da tutto questo. Grandissimo rispetto per il lavoro di quest'uomo, che tra l'altro è anche umile e simpaticissimo. Dateci una mano, diciamo, condividete questa diretta sui vostri, Condividete, ecco, sui vostri condividete. profili, perché questa è una diretta rivelatrice. Ok, molto spesso alcuni ci hanno fatto delle domande: dove sono le prove? Dateci delle prove. Stasera abbiamo portato le prove, ok? Cosa c'è qua? Guarda cosa c'è qua. C'è il pienone delle Sì. belle serate, c'è il pienone bello, che bello, son contento. Allora, ringrazio tutti voi, questa sera facciamo Tony, un buonasera. bel fine di giugno con l'ultima diretta di questo mese, eh. Sì, sì. L'ultima di questo mese, non l'ultima diretta dell'anno, dell'estate, però l'ultima di questo mese, e siamo veramente molto orgogliosi di questa diretta, molto, ma molto orgogliosi. Allora, vedo che stiamo aspettando ancora un minutino così si popola un po'. Vi diremo, vi anticipiamo due cosette, così chi c'è da subito sa che deve rimanere. Parleremo nella prima Mh. parte di medianità, ok? E delle prove della medianità. Parleremo in una seconda parte di ipnosi regressiva e di quanto questo strumento possa Tra le al essere utile. E poi Dino, scusami. Stai vedendo i commenti. E poi c'è No, una no, piccola stavo solo sorpresa per tutti dicendo quanti che voi. bravissimo, 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 bravissimo. E Okay poi c'è una ragazzi, cosa sorpresa per dici? voi. Mandiamo la sigla che così Ma guarda, direi proprio di sì. E se ogni tanto vedete che traballiamo, non vi preoccupate, è soltanto la linea che questa sera è un po' ballerina, ma noi, qualora dovessimo cadere, ma non cadremo, sappiate che ritorniamo. Quindi voi abbiate pazienza, la portiamo a casa come sempre. forza Ok? ragazzi, vai con la sigla, dai, forza! Ti raccontiamo qualcosa e qualche volta sei tu che la racconti a noi. Esprimiamo il nostro parere, ma senza il tuo non possiamo crescere. Crescere è possibile solo se si vuole conoscere e se si è disposti a cambiare prospettiva. Puoi anche chiamarla mente del principiante o più semplicemente fame di scoprire. Abbiamo deciso che parlarne possa essere una soluzione. Questa è casa nostra e anche tua. Parliamone insieme. Beh, e sono ritornato in diretta da solo perché parlavamo di linea e Dino è inciampato un po', ma adesso ritorna subito. È casa vostra, è casa nostra e come sempre la priorità è casa del nostro ospite. Signore e signori, vi presento, per chi non lo conoscesse, il dottor Fernando Sinesio. Ciao Fernando. Buonasera Giuseppe, buonasera, buonasera anche a Dino, anche se non è qui con noi, buonasera a tutti. Adesso arriva. Come stai, Grazie per questo Fernando? invito. Ma scherzi, grazie a te e grazie a Valentina, lo ripeto, perché Valentina Pistone ci ha fatti incontrare, ci ha fatto conoscere ed è stato un bellissimo incontro. Con Fernando abbiamo fatto una prediretta conoscitiva nel pomeriggio, abbiamo
abbiamo avuto modo con Dino di apprezzare non solo la sua grande competenza e conoscenza, ma anche l'umiltà, come dicevamo prima, e la semplicità, l'ironia, la simpaticità, e vogliamo la simpatia. La simpaticità è un termine che ho coniato io, lo scriviamo, glielo inviamo all'Accademia della Crusca subito. E vorremmo che questa sera fosse così. La tematica è importante, ma come è costume del nostro format, trattarla con un po' di leggerezza, in modo da far capire che non c'è nulla di cui preoccuparsi o spaventarsi, che tutti abbiamo grandi e infinite possibilità. Quindi adesso mi taccio e ti faccio subito una domanda, tanto stasera avete capito di cosa parleremo, giusto perché ti possono conoscere un po' meglio. Come sei arrivato tu a tutto questo? Cosa ti ha portato a tutto questo? Allora, rinnovo i buonasera a tutti. È una storia un po' antica. Io durante la mia carriera universitaria mi imbattei, sono sempre stato un po' interessato, intendiamoci, a questi argomenti un po' esoterici, ma sempre presi da un punto di vista scientifico-tecnico. E non sono mai stato da un cartomante, per dirvene una, no? Perché non ho mai creduto alla cartomanzia, anche se ho dovuto ricredermi poi nel tempo. Vabbè, ma ne parliamo dopo. Io ho sempre fatto letture molto particolari, sempre letture che si collocano un po' a confine tra la scienza, no, e l'esoterismo. Sì. Già da giovane lessi un libro di Albert Einstein, Come io vedo il mondo, la teoria della relatività. Non è che ci capì molto, però indicava la mia ricerca di qualcosa che andava oltre, no, il tangibile, il sensibile. E niente, quando poi mi iscrissi all'università, alla facoltà di psicologia di Genova, mi imbattei in un libro di Gary Schwartz, un professore della facoltà di psicologia di Tucson in Arizona, in cui trattava l'argomento della medianità in un modo molto tecnico e scientifico. Siccome avevo già acquisito le competenze per capire se la persona di cui leggevo era effettivamente competente, era tecnico, rimasi molto colpito dal fatto che lui riuscì a dimostrare l'esistenza dei medium, della medianità, leggendo questo manuale, in sostanza. Tra l'altro è un libro che consiglio di leggere, è davvero molto interessante. Parliamo di un libro scritto nel 2000, nel 98, nel 99. Si chiama Esperimenti sull'aldilà di Gary Schwartz. Lo menziono più volte nei miei libri perché davvero è stato una pietra miliare del mio percorso. Rimasi così colpito che dissi: ma allora esiste davvero qualcosa che non conosciamo? E così lentamente maturai l'idea di svolgere una ricerca sui medium italiani all'interno dell'università. Tra l'altro ho dimenticato di inviarvi una fotografia proprio mentre facciamo gli esperimenti all'università dell'Aula Magna, che fu concessa con tanta fatica dal direttore di facoltà all'epoca. Immaginate, no? 15 anni fa, no, più di 15 anni fa, chiedere al direttore di facoltà: lasciami l'Aula Magna perché devo far venire dei medium a sperimentare. No? All'epoca mi chiamavano lo studente che parla con i morti, lo studente che dà la caccia ai fantasmi, ecco. E così maturai quest'idea e alla fine riuscii a mettere su una ricerca sperimentale. Per ricerca sperimentale si intende proprio fatta in laboratorio, che diventò poi la mia tesi di laurea magistrale. E così riuscii all'epoca a dimostrare l'esistenza della medianità. Ora, detta così è troppo facile. Ecco, io cerco sempre quando faccio queste interviste, di rendere leggera, no, la conversazione, perché utilizzare troppi tecnicismi le persone si annoiano. Io ricordo che una volta sono stato invitato all'Università di Padova per parlare delle mie ricerche dal professor Patrizio Tressoldi. Mi presentai con la mia bella 24 ore piena di calcoli, dopo 10 minuti dormivano tutti, ed ero all'università, pensate. E quindi ho deciso di alleggerire molto la faccenda, però sono anche obbligato a dare dei dati tecnici, quantomeno che riguardano il protocollo sperimentale, perché se un ricercatore, un gruppo di ricercatori oggi affermano che la medianità esistono con matematica certezza, io qualcosa devo pur spiegare, nel senso, no?
E così è cominciata un po' questa avventura. Ora, molte persone che non masticano di questo tipo di materia si chiederanno: ma come avete fatto a dimostrare qualcosa che tutti dicono non si può dimostrare? Soprattutto i defunti o gli spiriti noi non possiamo vederli, questo è vero. Però esistono anche le cosiddette misure indirette. Faccio un esempio: il Big Bang nessuno l'ha visto, è un evento unico che si è verificato 14 miliardi di anni fa. Sappiamo che esiste perché cosa facciamo? Osserviamo gli effetti che ha creato il Big Bang sulla realtà. E noi facciamo questo in sostanza. Quali effetti producono queste entità, se così vogliamo chiamarle, sulla nostra realtà? Noi andiamo a misurarli. E lo facciamo in un modo molto tecnico. Perché? La ricerca sulla medianità nasconde degli inganni, degli intoppi. Quali sono? In primo luogo il cosiddetto, detta all'americana, il cold reader. Chi è il cold reader? Praticamente sono quei soggetti, quei mentalisti, che sono in grado di sviluppare un consulto medianico stando a contatto con il richiedente il consulto, cioè la persona che vuole parlare con il proprio caro, e semplicemente osservando il comportamento non verbale del soggetto riescono a produrre un consulto medianico fantastico. Io li ho visti lavorare e sono davvero bravi. Quindi la truffa si nasconde dietro l'angolo. Quindi la prima cosa da fare è non fare entrare mai in contatto il medium con il richiedente il consulto. Ma non è la sfida più grande. Pensate che la sfida più grande è il richiedente il consulto. Cioè è la persona che deve valutare se le affermazioni del medium sono corrette o meno. Tutto verte su di lui. Voi immaginate una povera mamma che ha perso un figlio, entra in contatto con un medium, sarà disperatamente alla ricerca di messaggio e di credere che il figlio è veramente da qualche parte. Cosa farà? Andrà a convalidare quasi tutte le informazioni che gli darà il medium. E questo non va bene. Allo stesso modo uno scettico, per mantenere la propria credenza, tenderà a sminuire le informazioni del medium. Questa è la più grande sfida che c'è nella medianità. Come si fa a bypassare questo problema? Ci siamo inventati, anche con l'aiuto e la collaborazione dell'Università di Tucson in Arizona, abbiamo trovato un protocollo molto intelligente che adesso vi racconterò. Altra sfida della medianità: se le informazioni che forniscono i medium arrivano da trasmissioni telepatiche, come facciamo a capirlo? Anche qui abbiamo un metodo. E in più poi la raccolta di tutti questi dati, quindi tutte le procedure di scoring e di analisi dei dati, vanno inserite all'interno di un modello matematico, quindi bisogna creare questo modello matematico per poi poter dire, come dicevo prima, con matematica, affermare con... ciao Dino! Dino! Ciao. Scusatemi se vi interrompo, fatemi respirare un attimo. Fernando, guarda, ho fatto le corse solo per te, ho tirato un cavo da 25 metri dall'altra parte. Fernando, scientificamente come faccio io allora? Bene, scusate, andate avanti, allora, che poi mi introduco. Fernando, poi inizieremo a leggere qualche commento, così rifiati anche un attimo. Quindi tu ci stai praticamente raccontando che voi siete già nella fase di studio, cioè all'interno dell'università voi avete costituito un progetto di ricerca scientifica validato e riconosciuto. Io l'avevo presentato, si chiama GRIM. Ecco, ma ed era già quello di cui tu mi stavi parlando, varie collaborazioni con Tucson, Arizona, è l'unico progetto italiano attualmente che si occupa di questo. Di questa portata, perché arriviamo in modo così ci ascoltano e capiscono di cosa stiamo parlando, noi lo sappiamo. Quando dici di questa portata non è un vanto, è proprio per fare capire quanto lavoro e quanta ricerca c'è dietro. Prego, continua. Ecco, io l'ho semplicemente specificato perché... Appunto a quello che dicevi, la questione è semplicemente questa: perché ho parlato di portata del lavoro? Perché per fare una ricerca scientifica non solo ci vogliono le competenze di persone che hanno fatto ricerca per una vita, perché il ricercatore esperto riesce a prevedere e isolare le cosiddette variabili intervenienti, cioè quelle variabili che tu non prevedi, ecco. In più devi essere in grado di creare modelli matematici, statistici, non solo, devi essere in grado di produrre un articolo scientifico secondo i canoni ed essere in grado di pubblicarlo su riviste scientifiche.
Questo sono lavori che non può fare nessuno se non sei specializzato nel farlo, capisci? So che in Italia fanno tante ricerche, ne fanno tante, ma di questi livelli no, che abbiano un peso scientifico, io non ne conosco. Quindi ci sono all'interno, cioè, del progetto GRIM ci sono praticamente evidenze scientifiche, ricerche scientifiche, le famose, nel periodo del Covid se n'è tanto parlato, così, pubblicazioni scientifiche riconosciute. Assolutamente sì. Che hanno superato dei riferi, cioè intendo dire, Bravo. è inopinabile. Volevo arrivare qui. Era un argomento a cui volevo arrivare dopo questo qui. Oh, perdonami, Perché... arriveremo dopo. Sì, perché io penso che la gente voglia sapere prima, ma che cosa avete scritto in questi articoli? Come fate a dire, anche se ve li hanno accettati, cosa c'è scritto? Come fate a dire che avete dimostrato scientificamente la medianità? Siamo qua, lo vogliamo sapere, infatti. Ecco. Però prima di parlare del GRIM, che è un progetto successivo, volevo spiegare al pubblico la metodologia fatta proprio con disegnini, perché io vi ho dato delle immagini che adesso Dino ci farà vedere. Come vi dicevo, no? Uno dei problemi principali è proprio il richiedente il consulto, che in questa immagine è rappresentata dalla signorina. Ok, noi dobbiamo escludere in sostanza la vicinanza tra il medium e il richiedente il consulto. Nello stesso tempo dobbiamo fare in modo che il richiedente il consulto, quindi la signorina in questo caso nella fotografia, non venga influenzata dalle affermazioni del medium. Questo, come vedete, è uno dei primi esperimenti che venivano fatti in America, dove veniva tirato su una parete divisoria che escludeva il medium dal richiedente il consulto, perché se non era un medium ma semplicemente un mentalista, poteva osservare il comportamento non verbale della signora e creare questo consulto. Allora si mise una parete divisoria, ma il problema era un altro, che la signora ascoltava quello che diceva il medium, ne era influenzata, quindi andava a sovrastimare, se quella era la sua intenzione, le affermazioni del medium, e in più rispondeva alle affermazioni del medium con sì e no. Quindi il medium, se fosse stato un falso medium, avrebbe potuto correggere il tiro. Allora, quindi questo, Ferrando, è il disegno, ma ho trovato questo direttamente sul tuo sito. Fantastico, che è la riproduzione direttamente degli esperimenti che all'Università di Genova, giusto? Come voi fate gli esperimenti? Sì. No, in realtà non li facciamo più così, perché sono diventati sempre più complessi. Se riesci ad ingrandire questa immagine, a far vedere alle persone che allora a destra nella singola immagine, cioè quindi nella prima immagine di sinistra, la persona seduta a destra, quindi alla destra del telo blu, è il medium, mentre a sinistra c'è il richiedente il consulto che, se vedete, ha delle cuffie. Ok, non riesco a ingrandirla, ma penso che si fa. Tornando alla seconda fotografia, Dino. Ok, arrivo subito. Riusciamo a vederla meglio? Certo. Allora, eccoci qua. Ed ecco qua la seconda fotografia. Pronti? Ecco, qui si è bypassato il problema. Cioè, che cosa si è fatto? Si è fatto in modo che il richiedente il consulto non ascoltasse nulla di quello che diceva il medium. Quindi non era influenzato dalle informazioni, semplicemente le affermazioni del medium venivano trascritte in una lettura. Ok? Fatto questo, inizialmente questa lettura trascritta, dalla quale veniva eliminate tutte le informazioni generiche, tipo il defunto dice che ti vuole bene, dice che è nella luce, che sta bene, sono informazioni generiche, no? Ascrivibili a chiunque, venivano eliminate, veniva sottoposto alla signora, e la signora, ancora una volta, se aveva bisogno di ricevere un messaggio dal suo caro, andava a convalidare e sovrastimare le informazioni del medium. Allora cosa si è pensato? Diamo alla signora 2 consulti medianici che parlano entrambi di un ragazzo di 20 anni, o di una ragazza, in questo caso Lucia e Greta, come vedete. Che cosa succede in questo modo? Si propongono alla signora 2 letture e si chiede: qual è quella che riguarda tua figlia o il tuo caro? In questo modo che cosa abbiamo fatto? Abbiamo trasformato l'esigenza della richiedente il consulto nel ricevere il messaggio in una maggiore attenzione a discriminare su quale delle 2 letture effettivamente si parla del suo defunto. Per poterla individuare, la signora deve fare un'enorme attenzione di valutazione. Quindi questa è stata la svolta
delle nostre ricerche, perché abbiamo trasformato, diciamo, l'influenzabilità del richiedente il consulto in una maggiore attenzione, una maggiore capacità di discriminare. Cioè avete tolto tutti i punti di riferimento in modo Esatto. tale che non ci sia né visivo né uditivo per poter andare a incanalare. E in più devi dopodiché poter scegliere in funzione di un'attenta valutazione, se vuoi sapere veramente dove è scritto il consulto del tuo caro. Era stato anche criticato, e questo nel mio primo libro l'ho scritto, perché il mio professore, il mio relatore, all'epoca disse: ok, ma quando entra il richiedente il consulto nella stanza, se dovesse essere una donna e ha il profumo che metterebbe una donna, il medium, anche se dall'altra parte del muro, se non lo vede, però sa che di là c'è una donna. certo. E quindi non va bene lo stesso. Pensate a che livelli di attenzione siamo dovuti arrivare. Allora ci siamo inventati il triplo cieco a distanza. Se fai vedere la terza fotografia, eccola qui. Allora, a destra abbiamo il richiedente il consulto, che è a casa sua davanti al telefono. A sinistra abbiamo il medium. Sitter, davanti quello al che telefono. voi vedete a casa scritto sitter, la signora davanti al telefono, Esatto, la richiedente signora che chiede il consulto. consulto. Tra di loro si frappone il ricercatore. È lui che chiama il medium e dice: dall'altro capo del telefono ho una persona che chiede un consulto medianico per Giovanni e nient'altro. Cioè siamo arrivati a livelli estremi di isolamento, escludendo ogni possibile interferenza, ogni possibile passaggio telepatico attraverso altri canali magari di comunicazione che non conosciamo. Ma quanto Anche- tempo avete usato per poter affinare tutta questa tecnica qua? Quanto è passato più o meno dall'inizio? I miei 3 anni di università. Ah. Qui ci sono voluti 3 anni per arrivare a questa tecnica di studio continuativo. Ho fatto solo questo, perché studiavo e a casa lavoravo sulle tecniche. E in questi 3 anni, e anche dopo, penso, quanti e quante medium sono passate, diciamo, a fare questo test con voi? Allora, Centinaia? no, dall'università non sono necessari tanti medium, sono necessari tanti partecipanti. Sono i partecipanti che aumentano la significatività statistica del test, perché sono loro che vanno a segnare la risposta e ogni risposta fa numero. Basterebbe anche un solo medium, in teoria. Dall'università ne sono passati una dozzina, però quelli che poi hanno partecipato effettivamente, che un po' ho selezionato io, sono stati 3. Ma erano più che sufficienti, mentre invece i partecipanti all'esperimento erano 18, che sono stati accoppiati a 2 per genere. Ecco, un altro aspetto della ricerca, l'accoppiamento dei defunti per genere, perché quando al richiedente il consulto vengono sottoposte le 2 trascrizioni dei consulti tra le cui deve scegliere, non deve poter discriminare la lettura giusta in funzione del genere sessuale, perché se su una si parla di un uomo con i baffi e sull'altra si parla di una donna in tacchi a spillo, ecco che la signora sa subito selezionare, no, qual è la sua e si concentra solo su quelle. Invece quindi abbiamo eliminato anche il genere, o sono 2 donne o sono 2 femmine, cioè abbiamo messo in difficoltà medium e richiedenti il consulto. Da una condizione del genere, se vengono fuori un numero di informazioni corrette, e allora possiamo dire che la medianità esiste. Non basta una sola volta, lo abbiamo fatto 18 volte. Hai uno spazio di 2 minutini per rispondere, prima di andare avanti, a qualche domanda che è arrivata, che è pertinente per esempio a quello che hai detto. Qua c'è scritto, sono tutte pertinenti, stiamo prendendo in merito alla tematica, intendo dire, per chi ci ascolta in questo momento. Penny fa questa domanda. L'attenzione quindi cade sugli sperimentanti. Chi garantisce che l'entità che si presenta è realmente la persona richiesta? Cominciamo bene, Fernando. Vai. Io... Allora, in teoria, allora, aspettate, questa domanda potrebbe nascondere qualcosa di più profondo. Okay. Io parlo dopo di ciò che credo voglia intendere.
rispondo in base a quello che penso che abbiamo capito tutti. In realtà al ricercatore non interessa, perché se io ho un richiedente il consulto che vuole sentire suo nonno, che si chiama Giovanni, se la medium mi canalizza un ragazzo di 30 anni morto per incidente, per me l'esperimento è fallito, punto. Il discorso è chiuso. Quindi non si è presentata l'entità richiesta. Suppongo però, ma no, in realtà non ne sono sicuro, però qualcuno me l'ha fatta già questa domanda, qualcuno dice che altre entità si presentano sotto mentite spoglie, cioè entità malevole che si dichiarano essere Giovanni. E c'è un commento in merito a questo che stai dicendo tu, e se vuoi te lo metti in sovraimpressione, vedi? Però poi penso che tu voglia approfondire anche, penso dopo, su questa cosa che aveva detto Penny, perché questa è la risposta alla domanda, ma tu hai capito che c'è qualcosa di più profondo dietro. Attraverso una medium, dice Graziella, che lei conosce bene, quindi penso tu Fernando, mi fu dato evidenze certe, ma quello che l'entità mi disse mi fece sprofondare in una profonda crisi. Nulla era vero, penso che si sia manifestato un'energia bassa, che ha finto di essere chi Graziella aveva richiesto, probabilmente. Sì, ecco, si ricollega esattamente a quello che dicevo. In realtà non sono domande da fare a me queste, perché sono domande da fare alle medium. Perché sostanzialmente, lo dico in modo crudo, a me non importa nulla. Se un'entità diversa da quella richiesta si presenta fingendo di essere Giovanni e mi dà le informazioni giuste però su Giovanni, per me l'esperimento è riuscito. Io quello che cerco di dimostrare è che effettivamente noi possiamo avere una comunicazione con l'oltre, e lo dimostrano i numeri. È importantissimo sapere, come dice Graziella, se si presentano entità malevole diverse, è importantissimo, ma non è questo il contesto in cui ci muoviamo stasera. Magari ne parleremo. Quello che conta è che l'obiettivo del nostro lavoro è quello di dimostrare che con chiunque si parli, si parla. Ok? È importante parlare, bisogna capire da dove però, giusto Fernando? Certo. Noi oggi abbiamo fatto una piccola discussione, no? Cioè discussione nel senso buono, ci siamo scambiati un po' di pareri ed è bellissimo che, a parte che ci ha distrutto Fernando con un esperimentino al volo che ci ha un po', ma poi avremo anche una cosa. Io e Dino abbiamo scoperto una cosa su di noi che avevamo mezzo sentore, ce l'ha detto Fernando, però non sapevo che voi due zitti. Allora, tra l'altro noi continueremo, parleremo di questo, so che c'è qualcosa da ascoltare, so che c'è qualcosa da vedere in merito anche a un'entità nota anche quando non era un'entità. E ci avevi accennato prima che farai un regalo a tutti noi facendo un piccolo esperimentino con il pubblico a casa. Ok. Sì. Poi quindi rimanete perché siamo in 120. Sì. Cosa dici? Togliamoci dal groppone tutto questo aspetto tecnico. Sì, poi parliamo di tutte queste cose, perché poi in soldoni, no? Ok, parlate con i medium, ma che cosa vi hanno detto questi medium? Che cosa avete scoperto? Cioè è quella la parte interessante. Io sto cercando di togliermi questo peso degli aspetti scientifici della ricerca. È vero, ecco, perdonami, mia colpa. Quindi cosa c'è scritto in questi documenti scientifici con evidenza scientifica? Io adesso ho letto un commento, così mi è sfuggito, e mi diceva 18 responsi veritieri. In realtà non erano 18 veritieri, erano 16 esattamente, perché 2 non li abbiamo considerati. Erano 16. Non importa che siano 9 o che siano 18, noi applichiamo un modello matematico, e qui viene il bello della dimostrazione matematica, che ci dice che 16 canalizzazioni medianiche individuate per corrette non può essere dato al caso.
Il fatto che secondo il mio protocollo, io sto parlando del mio protocollo quando lavoravo da solo all'università con la mia equipe universitaria, diciamo quella fatta di professori e tecnici, compreso il professor Patrizio Tressoldi che dall'Università di Padova all'epoca mi faceva da supervisore. Se noi prendiamo 3 medium falsi e 18 partecipanti e rifacciamo lo stesso esperimento, può capitare di vedere di nuovo 16 consulti giusti. Però dobbiamo fare 1000 volte l'esperimento perché si verifichi 2 volte, casualmente. Sì. Quindi c'è una probabilità, si chiama il valore alfa, una probabilità del 2 per 1000, che quello che io ho osservato all'Università di Genova, in facoltà, si potesse verificare. 2 per Ora, 1000. che cosa significa il 2 per 1000? È sufficiente? In realtà gli esperimenti si possono verificare anche se fasulli 2 volte su 1000. Può succedere. Facciamo l'esempio del farmaco. Viene sperimentato un farmaco e si chiede qual è la probabilità che questo farmaco abbia avuto effetto solo per caso su un campione. Si stabilisce il cosiddetto valore alfa, che vale 0,05. Cioè, cosa vuol dire? Che se si calcola che il farmaco potrebbe funzionare anche se fosse zucchero, nel 6% dei casi, solo il 6%, e allora non viene considerato valido, non è un buon farmaco. Anche se non è zucchero, anche se è un farmaco studiato, se si calcola che per il 6%, quindi 6 volte su 100 ha funzionato, non viene convalidato, pensate. Se siamo al 5%, al 4%, quindi più si scende più è utile il farmaco, allora il farmaco finisce nel nostro cassetto dei farmaci in casa. Ok? Quindi dobbiamo essere sotto al 5%. I nostri esperimenti vanno così sotto il 5% da arrivare al 2 per 1000. Ok? Quindi il medium potrebbe finire nel cassetto di casa. Ok? Tanto per fare... Oddio, dipende se è ingombrante o meno, però ok, sì, quello è la Questo cosa. era per dire quanto sono validi i nostri calcoli, però erano state prove di registrazione queste all'università, dove io ho dimostrato scientificamente all'università, ci ho scritto un libro, ma il bello è venuto dopo, quando poi dall'Università di Padova il professor Patrizio Tressoldi, componente del GRIM, Gruppo Italiano di Ricerca sulla Medianità, mi chiese di costituire questo gruppo. E ero un po' reticente inizialmente perché credevo di aver dato tutto sulla medianità, che non ci fosse altro da scoprire. In realtà mi sbagliavo tantissimo. Noi con questo nuovo gruppo, questo è un gruppo di ricercatori composto da me, siamo 4 persone, ne cito solo 3, a parte me, il professor Patrizio Tressoldi e Laura Liberale, la dottoressa Laura, indologa e tanatologa. Che cosa facciamo noi con questo GRIM praticamente? Beh, intanto indagare in modo più approfondito la medianità, creare un elenco di medium certificati ad uso degli utenti, e ovviamente sono medium che devono superare i nostri test, i nostri protocolli, e soprattutto rispondere alla domanda: da dove provengono le informazioni? Mi vedete? Sì, tranquillo, stavamo ascoltando, ti avevamo messo in prime per farti vedere bene. Ti volevamo far vedere perché, tra le altre cose, sul tuo sito tu metti nomi e cognomi. Cioè, hai proprio l'elenco che io sto leggendo adesso. Pubblico, ad uso degli utenti. Ragazzi, io do, questo è il sito di fernandosinesio.it. Voi troverete, non sono tantissimi però, sono tanti, ma non tantissimi. Il che mi fa pensare, no? Perché ce ne sono, in Italia soprattutto abbiamo un buon numero di cosiddetti medium, no? Noi abbiamo avuto la fortuna di averne i principali anche qua direttamente sul canale, tra cui tanti sono amici proprio, amici e amiche del canale, per cui con tutto il rispetto possibile. Vedo un paio di nomi belli tosti, ne vedo pochi conosciuti, però avete fatto un lavoraccio, cioè ragazzi, non è una cosa... Ti do una, senza andare nello specifico, può essere
perché prima c'è stato un commento per il quale allora qua stiamo parlando stiamo parlando con la visione scientifica, quindi razionale. Noi in queste puntate abbiamo parlato anche di frequenze, abbiamo parlato di spiriti guida, abbiamo parlato di angeli, poi andremo magari nel dettaglio di quelle cose lì. Ma qua stiamo parlando proprio di un metodo scientifico. Sì, sì. Alcuni fanno nomi e cognomi. Ora, può essere che qualche medium che non è andato a finire dentro il protocollo di valutazione che avete fatto voi, in realtà sia valido o valida a tutti gli effetti? Assolutamente sì. Non credevo che fosse questa la domanda che mi stavi... No, non volevo essere cattivo, non ti preoccupare, credevo che qua mi sei stessi dicendo, protetto. è possibile che dei 15 medium certificati ce ne sia uno che non è un medium? Ah, no, non ho fatto caso. Beh, adesso te la do dopo allora questa domanda. No, allora, per caspita, rispondere alla tua ormai domanda... ce l'hai detto. Sì, per rispondere alla tua domanda, allora, devo specificare, l'avrei fatto, che i 15 medium del nostro elenco non sono gli unici medium italiani. Pensate che io in questo momento sto lavorando con 2 medium straordinarie che non sono certificate, cioè non sono in quell'elenco. Ok. E perché? Perché il nostro protocollo è davvero, davvero difficile. È davvero impossibile, quasi impossibile da superare. E sono solo 2 medium che l'hanno superato al primo tentativo. Superato, che percentuale hanno avuto, giusto così, senza fare nomi e Allora, cognomi? loro fanno 2 canalizzazioni. Le 2 canalizzazioni devono essere, i 2 documenti devono essere riconosciuti da entrambi i richiedenti il consulto che sono accoppiati, e ogni singola canalizzazione deve avere almeno il 60% di risposte corrette. Porca miseria. Su entrambi. È tanto, È impossibile, ragazzi, vi ripeto, sono statistiche impossibili da ottenere. Sì, e Mamma guarda, mia. Roberta ci fa un commento, ci scrive, ci dice, e questo non è per fare della pubblicità, ci tenevo. Ci sono medium che non vogliono farsi pubblicità ma restano nell'anonimato. Vero, ma questa ricerca non ha il valore di fare la pubblicità dei medium come se fosse il fustino del Dash. Attenzione, questa ricerca è illuminante perché ci fa capire che c'è qualcos'altro oltre a quello che vediamo con gli occhi. Quindi questa è una ricerca altruistica, non è una ricerca che mira a dire io ho un brevetto riconosciuto, sono medium, pagami tanto che ti do questo. Non è assolutamente questo. Ci sono tantissime persone con un dono, con della capacità, con della sensibilità a cui tutti si può ambire, che non la pubblicizzano. E va benissimo questo, ma il progetto non serve per fare pubblicità, il progetto serve per aprire le menti, fare chiarezza, fare capire delle cose, insomma, avete capito quello che voglio dire. Poi Giuseppe, faccio una brevissima tra parentesi, Fernando. Nel tuo sito c'è anche un codice deontologico dei medium stilato da voi. Vi leggo solo il primo principio e dovere generale, così per farvi capire proprio la serietà della cosa. La figura del medium opera essenzialmente nell'ottica di contribuire e migliorare la qualità della vita dei propri consultanti, che generalmente si rivolgono a lui allorché sperimentano malattie, lutti e vari disagi emotivi. Quindi migliorare la qualità della vita dei consultanti. Questa è la prima regola, giusto? Poi ce ne sono tante altre. Assolutamente sì. È fondamentale, almeno questi sono i nostri principi e sono i principi a cui pretendiamo debbano aderire i medium che superano i nostri protocolli. Tra l'altro questo codice deontologico è stato anche curato da una delle nostre medium che è anche un avvocato di grande esperienza. Fantastico. E adesso la domanda che ti sei posto da solo prima, adesso vogliamo una risposta. Come mai tra quei 15-16 medium ce n'è uno che non è un medium? No, la domanda è, potrebbe essere che qualcuno non è un medium? Potrebbe essere... Cioè che ha superato i protocolli anche senza essere un medium. Per un puro, non lo so, un colpo di fortuna, ho lavorato con tutte loro e so che sono medium. Però potrebbe capitare. Però, secondo le statistiche che ho dato prima, cioè il 2 per 1000,
il giorno in cui vedrete certificate 1000 medium, allora potrete sospettare che 2 di loro non sono medium e sono sfuggite al controllo. Oh, è il Chiaro? famoso 2 per 1000, ok. Il famoso Quindi, 2 per 1000. È probabile, quindi non è certo, è probabile che 2 su 1000 non sono medium. E questo è il supporto che ci dà la matematica, la statistica per fare queste osservazioni. guarda, una domanda che era fatta a tutti quanti noi, non diamo giudizi in merito alla... Si è parlato di me, e qui il nome è abbastanza risonante. Cosa ne pensate della Benassi? Chiede Lion. Poi magari ci dirai qualcosa tu. E poi Lion ci dice sempre che non mi ispira fiducia la Benassi. Beh, però, allora ragazzi, a prescindere, togliamo di mezzo la persona, qua stiamo parlando della dote della Appunto. persona, non stiamo parlando di persone, quindi mettiamo in chiaro questo. Tra le altre cose, anche qua, dove trovare una medium da cui affidarsi. Noi non siamo qua a dire questa sì, questa no. Appunto. Ok, adesso Fernando ci darà la sua opinione. Abbiamo stima di chiunque, comunque, si privi del suo tempo per dedicare la vita agli altri, a prescindere, senza fare di questo un usufrutto prettamente monetario. Ecco, quindi là andiamo da un'altra parte. Ma il protocollo e la ricerca scientifica non servono a tirare fuori una lista di figure professionali certificate in ambito alla medianità, assolutamente. Serve a ben altro. Qui stiamo parlando di altro. Poi il consiglio privato che si può dare, ovviamente, sicuramente se guardate il sito di Fernando e ci sono dei nomi scritti, possono essere persone di cui fidarsi, hanno lavorato con Fernando, sono persone che fanno questo, se hanno voluto il loro nome tranquillamente perché si sono sottoposti a questo, vuol dire che sono propense a offrire aiuto, a essere contattati. Poi l'esperienza è personale di ognuno. E poi voglio dire, uno ci si fida anche nella vita, cioè per esempio noi ci siamo sentiti con Fernando al telefono e già è partito un mezzo feeling, hai capito? Per cui è normale che anche l'appeal della persona conta, a prescindere. Per cui magari uno può non fidarsi perché a primo acchito gli ricorda qualcosa che poverino magari gli è successa all'età di 3 anni, mentre un altro gli va subito in empatia. Può essere così, Fernando? Assolutamente sì, assolutamente sì. E tra l'altro sono tutte adorabili le mie medium, intendiamoci. Però effettivamente la medianità è molto trasversale, nel senso, pensate che è medium anche chi non crede in Dio. Strano, vero? Questa è bella. Questo che cosa ci dice? Che medianità, medium, non significa essere necessariamente cristiani, musulmani, spirituali o qualunque altra cosa. Questa è la differenza tra le persone. È una persona profondamente cristiana che si relaziona con una medium brava, ma che non crede magari in Dio, è normale che gli trasmette subito qualcosa che non va, perché non rientra nei propri canoni. Esatto, può essere sicuramente. Ricordiamo Giuseppe che Fernando ha fatto 2 libri. Il primo è questo, che è Al di là del conosciuto, dove è stato, se non erro, proprio le prime esperienze che tu hai messo in atto riguardante tutti questi studi che ha fatto. E invece quello che è uscito, diciamo, tra virgolette da poco, ma è quello che è l'evoluzione di questo libro, è quest'altro, vediamo se lo trovo, che è questo qua. Allora, questo togliamolo ed è questo qua. Eccolo qua, Al di là del conosciuto, giusto? Sì, volume 2. Volume 2. Che parla degli esperimenti condotti. In realtà tutto ciò che abbiamo detto fino a questo momento non è presente in questo libro. Diciamo, questo libro, il secondo volume, esula un po' dagli aspetti tecnici ed entra nel bello della medianità. Ah, che bello. Cioè, dimostra una delle domande che si è posto il Grimm è: ma da dove arrivano le informazioni? Queste informazioni le medium le trovano da qualche parte
o gli vengono consegnate. È diverso, capite che è diverso, perché se una medium le trova da qualche parte vuol dire che sono registrate in qualche luogo. Se invece gli vengono consegnate vuol dire che c'è un'entità attiva, intelligente che le consegna. Questo è stato il grande dilemma del Grimm. In E ogni abbiamo caso è un cercato... qualcosa di straordinario, cioè nel senso che sia che vengano trovate o vengono consegnate, se sono registrate, vuol dire che c'è un qualche cosa oltre tutto questo. E quali sono gli indicatori che ci dicono se queste informazioni vengono consegnate o vengono raccolte? Ad esempio, facciamo qualche esempio, per farvi capire un po' come ragiona il Grimm, no? Il gruppo. Mettiamo che le informazioni vengono raccolte da qualche parte. Se vengono raccolte, quindi la medium si mette lì, le trova, in qualche modo si collega al defunto, alle informazioni riguardo al defunto, le trova, le raccoglie e le riferisce. Ok? Sarebbe un po' come andare a cercare come un grande motore di ricerca, no? Il più grande motore di ricerca, il più grande archivio di informazioni è Google, cioè è Internet. Sì. Ok? Allora, che cosa faccio? Facciamo una similitudine, ok? Intelligenza artificiale con ricerca in un archivio akashico. Io cerco Einstein, scrivo... Chi sa cosa sono i registri akashici, metteremo qua sopra, dopo la diretta, un link allo spiegone che abbiamo fatto una puntata dedicata, per cui andiamo avanti. Prego, scusami. È comunque un serbatoio di informazioni. Ok, così almeno lo diciamo anche a chi non lo sa. Perché si sa che l'informazione non si perde e quindi deve finire da qualche parte. Ok, quindi se fosse così è come se io andassi a cercare su Google Albert Einstein. Scrivo Albert Einstein, mi uscirà nella prima pagina tutte le informazioni che voglio su Albert Einstein. Poi nelle pagine successive magari trovo altri Albert Einstein che sono esistiti. Ma quindi che cosa succede? Che la medium, se fosse così, tu gli dai il nome, lei scrive nel suo motore di ricerca il nome del defunto e trova le informazioni. Ma se io su Google scrivo Newton, ma cerco Einstein, ma scrivo Newton, cosa trovo? Trovo le informazioni su Newton. Certo. Se invece Google mi restituisce le informazioni su Einstein, nonostante io abbia scritto Newton, che cosa è successo? È successo che Google conosceva la mia intenzione. No, io non l'ho riferito, è l'unica spiegazione che possiamo dare, non ce n'è altra. Certo. Come se Google riuscisse a percepire il mio pensiero e quindi a darmi l'informazione che a me serviva. Ed è quello che succede in medianità, che è successo per caso. E ricordo proprio con Sonia Benassi è successo. Sonia Benassi è stata illuminante nella nostra ricerca, perché tra una serie di vicissitudini ci ha insegnato delle cose straordinarie, e questa è una di quelle. È capitato che per errore in un paio di occasioni abbiamo dato dei nomi sbagliati, secondo il nostro protocollo, e sono arrivate le informazioni giuste sul defunto cercato. E allora ci siamo chiesti, ma allora c'è un'entità, cioè il defunto richiesto, che sapeva di essere chiamato in causa e si è presentato alla medium? Come altro lo spieghereste voi? Io riesco a spiegarlo solo così. No, altri indicatori? Poi vabbè, questo è diventato un gioco strategico, perché poi abbiamo cominciato, e queste cose già comincio a raccontarle nel libro, ho cominciato a dare nomi sbagliati alle medium per vedere se poi arrivava il defunto che cercavo. Oppure dicevo alle medium, sto cercando un mio amico che si chiama Giordano, in realtà cercavo Giordano Bruno. Facevo queste verifiche. Una volta, per esempio, è capitato con una medium, con Mara Biondi, che le dissi: guarda, sto cercando un mio amico che si chiama Giuseppe. In realtà cercavo Pino Daniele. E la prima cosa che dice la medium, quello di cui vi parlo adesso è tutto nel libro, la prima cosa che dice la medium: senti, vedo un'entità, ma mi sta dicendo che non siete amici. Perché dici che siete amici? Era già sul pezzo. Capisci? Vuol dire che di là si muove qualcosa che è al di là di noi, per forza, che ha un'intelligenza. Poi, oltre a questi dati, noi per esempio abbiamo le cosiddette informazioni nuove. Per esempio, in alcune canalizzazioni, una medium, che era Susi Gallesi, ci ha dato il numero di targa dell'auto del papà defunto di una richiedente il consulto. La miseria, addirittura? Sì. Ma la bellezza non è questa.
è che la targa la ragazza non la conosceva, è dovuta andare a scartabellare i documenti per andare a verificare questo numero. Ok? Per cui, se la ragazza non conosceva il numero di targa del furgone del padre, come ha fatto la medium a trovare questa informazione? Non era nelle menti di nessuno, gli è stata consegnata, capite? Mamma mia. Allo stesso modo, una volta è accaduta una cosa molto particolare. Avevamo un intreccio di relazioni, facemmo un esperimento molto bello, perché c'era un signore che chiedeva un consulto per una ragazza deceduta, che non era sua moglie, era la sua amante. Aia. Quindi da una parte avevamo il marito e l'amante che avevano perso il loro affetto, questa donna. Ci chiedemmo, se facciamo canalizzare questa donna a tutte le medium del gruppo, vediamo che cosa ci dicono, se troviamo delle concordanze. In più le medium dovevano muoversi in una relazione complessa, perché avrebbero percepito segnali verso due persone. Il risultato più straordinario di questo esperimento fu che la medium disse che la defunta aveva avuto un aborto programmato, e disse il nome della bambina mai nata. Quando l'amante lesse la canalizzazione, disse: di questa cosa non so nulla. Andò a prendere informazioni dalla sorella della defunta. La sorella le confermò l'informazione e inoltre disse: sì, quel nome glielo diedi io alla bambina. Poi mia sorella non volle tenerlo. Che brividi. Ora, quando fai tutte queste esperienze, io non so di che altro hai bisogno. E sono solo piccole gocce di informazioni che noi siamo riusciti ad ottenere consultando tante medium. Poi le nostre medium sono straordinarie, perché si sono messe a disposizione in nome della ricerca e sono state davvero utilissime. Inoltre intendo dire che noi abbiamo fissato una pietra miliare nella ricerca sulla medianità a livello internazionale. Noi abbiamo, tra le varie ricerche pubblicate, ne abbiamo pubblicata una con 100 canalizzazioni. Credo che sia la più grande ricerca mai fatta al mondo. L'obiettivo era quello di raccogliere i dati di 100 canalizzazioni e vedere se corrispondevano con i dati raccolti da un grande istituto di ricerca che si trova in Arizona, che è il Windbridge Institute, diretto da Julie Baischel, e i nostri dati corrispondono. Quindi quello che loro hanno ricercato corrisponde con le nostre ricerche. Vi assicuro che una mole di dati così non ce l'ha nessuno al mondo. Inoltre queste ricerche le abbiamo pubblicate su 2 riviste internazionali. Torniamo al discorso che faceva Joseph all'inizio della trasmissione. Sì. Prima di ci tengo a dire una cosa che è importante, perché avevo letto un commento e non è per e l'ho anche bannato. Ogni tanto entra qualcuno un po' così, va bene. L'ho fatto anch'io, e poi ce n'era un altro dove aspetta, era quello lì che spero che non pensi veramente quello che hai detto su Google. Beh, considerate che è un esempio, cioè noi non è che possiamo fare. Eccolo qua. Ecco, lo dico per un fatto di correttezza. Torsineso, spero che il paragone con Google non lo pensi davvero. È logico che Torsineso non sta paragonando. È un'analogia, serve per fare un procedimento di pensiero. Dove cerchiamo noi le informazioni nella materia di solito? Su Google. Come fa la medium a cercare informazioni? Le cerca e arriva un qualche cosa. Quindi era semplicemente un'analogia. La preghiera è quella lì di ascoltare con cuore aperto, ma di non saltare a conclusioni affrettate. Vi abbiamo promesso che non avremmo usato termini troppo tecnici o troppo scientifici, e quindi facciamo delle metafore molto molto più semplici. Tutto qui. Quindi, come noi cerchiamo su Google, la medium che canalizza prende informazioni da qualche altro archivio. Quello voleva essere il senso, il paragone, ok? Anzi, aggiungo, tranquilla, aveva capito, grazie. Aggiungo che non è come Google, perché la medium non cerca informazioni, gli vengono consegnate. Gli vengono consegnate, che è ancora più potente.
Ecco, scusaci, Prego, continua. Fernando, perché giustamente abbiamo dovuto mettere un attimino le cose a posto. No, assolutamente. Vai, prosegui pure. Tucson, Arizona, eravamo arrivati lì. Tucson, Arizona. Sì, ok. I nostri dati corrispondono con quelli del Windbridge Institute. Le nostre ricerche, dicevo, questo è un aspetto importantissimo che tengo sempre a dire, sono state pubblicate su Omega Journal ed Explore. Sono 2 riviste internazionali che sono importantissime. Come diceva Joseph all'inizio della trasmissione, per pubblicare una ricerca scientifica su queste riviste devi passare al vaglio degli esperti, in sostanza. Ok. Queste riviste si avvalgono di docenti universitari di cui non riferiscono i nomi perché qualcuno potrebbe conoscerli e metterci una buona parola, no? Certo. Valutano queste ricerche, vengono revisionate, le testate, le riviste comunicano con noi eventualmente ci sono degli errori, vengono messe a punto e poi pubblicate. Che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire che le nostre ricerche sono considerate fatte così bene da poter essere pubblicate su queste riviste. E cosa significa questo? Che non possono, i nostri protocolli sperimentali non possono essere contestati così alla buona, alla Carlona. Contestati o smentiti. Questo vuol dire superare un rifero scientifico, attenzione, giusto? andiamoci piano, tutte le ricerche possono essere smentite. Sì. Ma bisogna farlo con carattere scientifico, bisogna conoscere... Con carattere... Allora usiamo il termine tecnico, esatto. Non c'è un carattere scientifico che possa smentire quello che voi avete provato ad ora. No, non c'è un'opinione da bar che possa smentirlo, mentre un'analisi scientifica può smentirle. Io non credo possa avvenire, però ci vuole un tecnico, capito? Non si può più dire oggi, la medianità non esiste secondo me. Devi avere le competenze per farlo e per questo è stato importante pubblicare, avere il consenso alla pubblicazione di queste ricerche su queste riviste scientifiche. Meraviglioso. Tra le altre cose, vabbè, poi ci sono delle domande che sono forti, che è arrivato poi Pino Daniele. Occhio che perché mi sa che nel libro lo spieghi, nel libro allora, noi c'è e quindi insomma, dobbiamo vedere ancora qualche altra cosina e dobbiamo parlare di ipnosi regressiva e ci deve fare un piccolo esercizio, Fernando, a tutti, cioè, lo farete voi, quindi se avete domande fatele. Però, Giuseppe, ma una cosa, ascolta, lo so, da fare sentire, lo so. Sì, lo so, ma fermati un attimo, perché dammi 2 minuti ancora con Fernando per questa cosa qua, 2 minuti. Sì. Allora, Graziella, la medianità è un dono. Ce l'hai o non ce l'hai? Qui si apre un argomento enorme. Lo dobbiamo toccare. Allora, io faccio la domanda. Dopo prendo un minuto, vado di là. Lo faccio veramente perché ho bisogno di ricaricarmi energeticamente e ritorno. Perché la domanda è questa: è un dono oppure tutti possiamo esserlo? Secondo quello che la scienza dice. Allora, ma Fernando, mi raccomando, io bevo nella mia tazza della felicità intanto. La scienza non dice niente in merito. Non troverete nessun articolo scientifico che parla di questo. Posso solo portarvi quella che è la mia esperienza, competenza tecnica dopo aver analizzato centinaia di medium. No, non centinaia di medium, dopo aver fatto centinaia di canalizzazioni. Ce ne ho fatte anche 50 con un solo medium. Allora, la medianità è un dono nella stessa misura in cui il calciatore Lionel Messi ha il dono del calcio. Cioè, tutti possono giocare a calcio, ma il dono che ha Messi ce l'ha solo lui. Bella questa. Tutti siamo medium, ma le doti, non voglio fare troppe volte i nomi, sennò sembra che punto. No. Quelle doti straordinarie ce le hanno in pochi, questo è vero. Non so se partendo da una buona medianità si può arrivare ad una medianità straordinaria. Ma quello che c'è da dire su questo argomento è che dopo tanti anni di esperienza ho
credo di aver scoperto un po' il segreto della medianità, di come funziona. Perché una delle domande che mi sono posto continuamente negli anni di ricerca e continuo a pormi ancora oggi, e ne ho riempito il libro di questa domanda: ma come fanno i medium? E dove sono i defunti? Allora fermo, perché dopo la clippiamo questa cosa qua. Fernando, io faccio la domanda e poi vai avanti. Fernando, qual è il segreto della medianità? Ecco lì. Era proprio questo l'argomento. Purtroppo devo un po' deludervi, e le medium che mi stanno ascoltando mi tireranno le orecchie, però io faccio il divulgatore scientifico, e il segreto della medianità l'ho scoperto dopo aver letto 13 volte il mio libro. Perché il mio libro non l'ho scritto io, sostanzialmente, mi è stato dettato. L'ho capito, ho cominciato a capirlo solo di recente. 13, forse sono alla 14ª rilettura. Perché queste entità continuavano a dirmi che la medianità è una banalità assoluta e di una semplicità incredibile. E io per anni mi sono cervellato per cercare di capire dov'era questa semplicità nella medianità. E sono arrivato a capire, studiando proprio il processo mentale del medium, che il defunto passa attraverso il pensiero. Ora, non so se posso ripercorrere un po' la fase che abbiamo fatto insieme oggi, certo, con Dino e Joseph. Forse mi dilungherei un po'. Però ora sminuisco un po' il processo medianico, ma poi lo rivaluto dopo, e lo faccio solo per spiegarmi nel modo migliore. Allora, la medianità è un atto di pensiero, è attraverso la mente che la medium percepisce, riceve le informazioni sui defunti, e su questo non c'è dubbio. Okay? Quindi possiamo intendere il defunto come una sorta di pensiero. Ok? Ok. Per fare una prova, un po' come l'abbiamo fatta oggi giocando noi, si può pensare, ora le medium mi tireranno i capelli che non ho, però si può iniziare dicendo: vedo vicino a Dino un uomo con i baffi alto, ok? Quando lui mi chiede di canalizzare un'entità, ok? Io sto inventando, ovviamente, è immaginazione. La differenza tra un medium e un non medium sta nel fatto che io mi fermo dopo 2 battute perché mi sento stupido. La medium invece sa che quello che sta pensando non è sbagliato, o se è sbagliato, prima o poi arriva l'informazione giusta. Si tratta di superare col pensiero e con l'immaginazione un ostacolo che è dettato dalla nostra razionalità, dal non credere sia possibile farlo. Poi, superato questo primo ostacolo, è ovvio che ci vuole tanto esercizio, e soprattutto bisogna poi ad un certo momento stare attenti a distinguere le informazioni corrette dalle nostre interpretazioni. Un esempio che facevo a Dino oggi pomeriggio è: se io percepisco l'informazione giusta di un uomo sempre seduto su una poltrona, cosa succede? Mi chiedo inconsciamente: ma perché lo vedo sempre seduto sulla poltrona? La mente razionale si risponde: probabilmente aveva difficoltà a deambulare, ok? E questa interpretazione della nostra mente non si riesce a distinguere dall'informazione corretta, ok? Certo. Il medium ha l'abilità di escludere le informazioni che provengono dalla propria mente, diventa una tabula rasa e riceve solo informazioni pulite, scevre dalla propria interpretazione. Per cui, detta in questo modo, la medianità non è un'abilità, la medianità è un atto, un processo di pensiero, a cui possono arrivare tutti. Bisogna buttare il cuore al di là dell'ostacolo e superare la razionalità, cioè la credenza di non poterlo fare. Pensate che io, nonostante conosco queste nozioni, non l'ho ancora fatto. Il famoso emisfero sinistro, no? I bambini sono più facilitati in questo, l'abbiamo detto tante volte. Perché non hanno indottrinamenti, in sostanza. Sì,
Quindi quanto, qua lo sto chiedendo al medico, no? Quanto le etichette, ciò che abbiamo messo nella scatola, la programmazione del nostro subconscio diventa un ostacolo per tutto questo, e possiamo riprogrammarci, riaprirci di nuovo, avere questa mente del principiante che ci aiuta a questo. È possibile a tutte le età, in sostanza. Lavoriamo tanto per escludere ai bambini questa facoltà. L'amico immaginario dei nostri figli chi è? Ma per me non è un amico immaginario, cioè nel senso, Per te. non è così tra virgolette. Ma nel Perché quando 90% dei casi invece è che il figlio c'ha qualche problema, cioè non è che ci vuole molto, ci siamo in questa società. No, magari fino ad una certa età glielo si concede l'amico immaginario perché ha bisogno di giocare, poi man mano non viene tenuto in considerazione, il bambino si tuffa sempre di più nella razionalità, nella non esistenza di questi fenomeni. Pensate che ho letto un libro di una delle nostre medium molto brave, di cui parlo a lungo nel mio libro, in cui racconta come alla morte di sua nonna lei parlava con sua nonna dopo la morte, credendo che fosse una cosa normale. Cioè lei credeva di poter parlare con la nonna come faceva sua mamma, come faceva sua sorella. Questa credenza indiscriminata, indistinta, le ha permesso di diventare una grande medium. Poi crescendo ha capito che era una facoltà tutta sua. Pensate, è partita dal credere che fosse una cosa normale come fanno tutti. Qualcuno poi ha cominciato a dirle, oh, ma cosa dici? Ma con chi parli? Ma oramai lei il passaggio l'aveva già fatto. Per cui quando si acquisisce questa consapevolezza il gioco è fatto. L'abilità sta nel fatto che si può diventare una grande medium se si va oltre queste restrizioni, e la dote sta nel fatto che per qualche motivo che non conosciamo, così come non sappiamo perché Messi è così bravo, questo salto oltre la razionalità alcune persone lo fanno in modo immediato. Sappiamo che ci sono persone meno razionali, più fataliste, che si lasciano più andare, che credono di più o non hanno paura di non credere, perché c'è anche la paura di credere in queste cose, no? Certo. Sono stupido se credo in queste cose. Sono persone che per carattere non sono così, quindi sono molto più facilitate. Qua avevo letto qualche commento di chi diceva addirittura quando avevo detto questo era andata in psichiatria, è finita dallo psichiatra, cioè ragazzi, attenzione, apro una parentesi, esiste la malattia psichiatrica, Certo. Esiste la malattia psichiatrica, tutti quelli che sentono le voci non significa che sono medium, e ve lo dice un esperto. Ok, allora poi ci facciamo una chiamata privata. È la fine. Alla fine sì, a sto punto mi hai detto sta cosa, ora non dormo più stanotte. Basta, non me lo fai dormire più stanotte, porca miseria. C'è da dire quello che c'è da dire. Va bene. Quello che c'è da dire. Il film, sto leggendo un commento, il film Il Sesto Senso è il film più bello che abbia mai visto. Sì, tanta roba. Sì. Vogliamo leggere qualche commento? Sì, certo, e poi passiamo alla seconda. Io vi posso chiedere un minuto di tolleranza, devo semplicemente prendere una pastiglia. Quindi vai un minuto e ritorno. L'ho dimenticato di farlo prima, quindi faccio questa cattiva figura in diretta, Fernando, perdonami. Però vai tranquillo. intanto io mando un commentino di Deborah che dice: quindi chi conserva dentro di sé la sua parte di bambino è più predisposto alla medianità. Assolutamente sì. Però anche in quel caso può essergli stato insegnato che queste cose non esistono. Però quella persona ha più facilità, se si avvicina a questi argomenti, a diventare un medium. Ora, diventare un medium è un parolone, però riuscire a percepire delle sensazioni, delle informazioni. Sì, assolutamente. Ma è forte quello che hai detto tu prima, cioè il fatto che comunque tutti i medium partono da un'immagine inventata praticamente, tra virgolette, che però poi li porta a entrare in quella determinata dimensione. Pensa che il defunto si modifica durante la canalizzazione. Io adesso ho imparato tantissimo come lavorare con le medium. Le medium a volte iniziano parlando, io chiedo la canalizzazione di un defunto, io non dico mai chi cerco, dico ce l'ho in mente. Ok. Loro cominciano a fare una descrizione
che non ha nulla a che vedere con la persona che cerco, lascio continuare, poi l'immagine nella testa della medium comincia a modificarsi e compare la persona che cercavo. Perché atto di pensiero, atto immaginativo, ricerca libera di informazioni e arrivano. Pensate. Ma in effetti è quello che è successo nel piccolo esperimento che abbiamo fatto oggi, no? Esatto, Cioè, esatto. almeno per quanto mi riguarda, Giuseppe è partito in quarta perché lui è molto più predisposto. Io ritengo che si possa fare tranquillamente, ma magari non proprio così enfant terrible, ma va bene. Quello che è successo è quello, nel senso che è arrivata dopo quell'immagine lì per la quale si è visto, no? Quest'altro commento, ma la medianità è un dono di Dio? Ne abbiamo già parlato prima. Mhm. Non è un sì, aspetta, è un dono di Dio. Dio l'ha donato a tutti noi. Oh, invece qua Luca dice una cosa, Lion, pardon, dice qualcosa. L'aldilà è molto vicino a noi, a mio parere. Cosa vuol dire? Allora, qua noi stiamo parlando di dimensioni? Stiamo parlando di che cosa realmente? Cioè, quando arriva l'informazione alla medium, da dove arriva? Noi lo chiamiamo l'aldilà, no? Perché è un fatto, diciamo, di cultura. Ma questa informazione è così lontana da noi? Ma ascolta, Dino, è un argomento davvero molto difficile questo, perché bisognerebbe approfondire i concetti di fisica quantistica. Io so che tu la studi, quindi tu Assolutamente. puoi capirmi. Non so se tutti possono capire, cioè no, credere, perché si può spiegare in termini semplici, però Certo. credere nelle cose che noi sappiamo di fisica quantistica è molto difficile, soprattutto Certo. trasferirle alla nostra realtà. Perché in realtà i fisici oggi non sanno dove si colloca quel confine, dove il mondo è quantistico e dove il mondo è fisico. Non riescono a capire quale sia il punto di passaggio. Allora, la fisica quantistica ci aiuta tantissimo a capire dove e come è fatta quest'altra dimensione, ok? Quando i fisici quantistici studiano la materia, si accorgono che la materia non esiste. Max Planck nel 1928 fu insignito del premio Nobel e dal palco disse: dopo 40 anni di studi sulla materia ho scoperto che la materia non esiste. Ok? Siamo fatti di energia. Praticamente sembra che noi, esseri viventi, tutta la materia, prendiamo origine da un mondo che non conosciamo bene. È il mondo quantistico, dove esiste l'entanglement quantistico, dove il tempo non esiste, dove lo spazio non esiste, ma è l'origine della materia, è l'origine di tutti noi. E questa è una realtà incontestabile. Se dico delle sciocchezze correggimi, Dino, perché tu te ne capisci più di me. Devi andare avanti perché è perfetto. Assolutamente. Okay. Per cui noi dobbiamo considerarci esseri multidimensionali, cioè noi prendiamo forma da questo mondo e questa è verità scientifica, non è un'ipotesi. Noi prendiamo forma dal mondo quantistico che mano a mano si raccoglie, si organizza secondo un'intelligenza divina, come ha detto Max Planck, perché l'intelligenza che lui ha trovato nella fisica quantistica può essere solo divina, si trasforma, si coordina e diventa materia e diventa vita. Per cui noi prendiamo origine lì e parte di noi è in quel mondo quantistico che noi riusciamo solo a vedere con qualche sperimentuccio. Ma chissà cosa c'è lì. È meraviglioso, Giuseppe, quello che ci ha detto oggi. Cioè, oggi viviamo nell'era del multiverso, che poi non è poi così lontano da quello che potrebbe essere. È bello quello che ci hai detto oggi, cioè in ogni come faccio a spiegarlo? In ogni dimensione è giusto che ci sia Dio, è giusto che ci sia Buddha, è giusto che ci sia, ok? Poi dipende da dove noi prendiamo l'informazione. E allora a seconda quello da dove ci arriva l'informazione diventa veritiera o meno. O creiamo noi quella cosa.
E anche questo è un argomento davvero complesso. In realtà non abbiamo terminato non abbiamo completamente risposto a quel signore che chiedeva l'aldilà è vicino a noi. Io, per concludere quell'argomento ed accendere Sì. questo interessante argomento che hai accennato, io ti dico che noi, essendo esseri multidimensionali, abbiamo una parte qui e una parte nell'altra dimensione. È la fisica quantistica che lo dice. Quindi io credo che anche il pensiero ha questa multidimensionalità. Noi utilizziamo il pensiero per connetterci a quella dimensione, perché il pensiero è quantistico, è molto più quantistico della materia. Per cui l'aldilà è vicino a noi, ma è quantistico. È rappresentato dal pensiero, dalla coscienza intelligente, che si trasferisce in questo mondo quantistico, suppongo, e con la quale comunichiamo. Ma questo non vuol dire che non esiste l'aldilà, questo non vuole sminuire l'esistenza dell'aldilà, perché poi pare, e io queste domande le ho fatte alle medium, ho chiesto come funziona, come è fatto questo mondo dall'altra parte, che sia quantistico o meno, è davvero organizzato così come racconta un po' Nosso dove ci sono i nostri cari che ci aspettano, la coscienza dei nostri cari. Ma quello che è interessante scoprire è che è quello il vero mondo, perché il vero mondo è quantistico. Noi siamo solo una proiezione, lo sai benissimo, Dino, perché tu studi fisica quantistica. Il nostro mondo è una proiezione della vera realtà che è quantistica, ma non riusciamo a percepirlo. Quindi il vero mondo, hanno ragione quando i defunti dicono è qui la vita, quella è solo una proiezione. E questo è molto difficile da accettare. Faccio ancora fatica io, che l'ho studiate queste cose e ci ho picchiato il naso. Faccio ancora fatica perché io vedo la materia. Io qui vedo la materia, non vedo il mondo quantistico. Ok? Sì. E quindi è molto difficile da accettare questa cosa. È difficile da accettare, è difficile da spiegare anche in termini semplici. Sì. Noi ci stiamo provando, ma insomma. Tu hai acceso un argomento interessantissimo, perché molte persone mi hanno chiesto: ma i medium cosa dicono? Che di là c'è Gesù o c'è Buddha? Eccola. Sì, ce lo dicevamo anche oggi nella prediretta, quando provavamo la linea. E infatti io per quello poi mi sono permesso di dirti anche creiamo noi quello che c'è. C'è una bella domanda a cui non so rispondere, però, che relazione c'è tra numerologia e la medianità? Non so rispondere, magari la accenniamo dopo. Allora, chi c'è di là? C'è Buddha o c'è Gesù? O c'è Maometto? Partiamo da un presupposto: un grande filosofo del passato, che non ne sbagliava una, diceva: tutto quello che noi pensiamo esiste. Ha perfettamente ragione. Perché? Ricollegandoci al discorso che facevamo prima, che noi agiamo con l'aldilà attraverso il pensiero, e il defunto è pensiero, e il pensiero è quantistico, dall'altra parte, secondo le formule di Erwin Schrödinger, che ha dimostrato come esistono le cosiddette nuvole di probabilità, dove qualunque cosa può esistere. Lui ha scritto una formula matematica che dimostra che prima che un elettrone esiste in una nuvola di probabilità dove può esistere in qualunque forma. Collassa la funzione d'onda e si crea la realtà. Ma quale realtà si crea? Scusate, è andato via il monitor. Scusate, il memoria. Sì, ci siamo. Quando collassa la funzione d'onda dal mondo quantistico, quale realtà si crea? Quella più opportuna al proprio sistema. Qual è il proprio sistema? Per un buddista è il sistema buddista, per un cristiano è il sistema cristiano. Quando crolla la nostra funzione d'onda, compare Gesù. Quando crolla la funzione d'onda del buddista, compare Buddha. E bravo Corrado, perché la vacuità nel buddismo è questa assenza. Non è il nulla, è questo vuoto, non è il nulla, è un continuo vuoto da riempire, ma non quel vuoto inteso come quel vacuità da riempire. I defunti continuano a ripetere: noi qui facciamo e pensiamo quello che vogliamo, qualunque cosa di cui abbiamo bisogno la pensiamo e si realizza, e che è in linea con la spiegazione che vi ho dato. Per cui si creano come sistemi di credenze, sistemi di coscienza,
dove all'interno di questo sistema esiste la cristianità, all'interno di un altro sistema esiste Buddha. Poi credo, sempre dalle mie ricerche, dalle interrogazioni che ho fatto, che esistono davvero delle gerarchie, dove in cima c'è Dio, poi c'è Gesù, poi c'è tutta la Sacra Famiglia, gli spiriti e gli angeli. Bello questo aspetto qua. Sì, c'è una gerarchia che però si differenzia a seconda delle culture. Quindi in cima avremo Buddha, e adesso scusate, sono ignorante in religione, se però in altri fossimo... sistemi avremo il dio Shiva, in altri sistemi, Sì. all'epoca degli egiziani avevano Ra. Ra esiste davvero, non è una credenza, come per noi esiste Gesù, come entità spirituale. Esisteva Ra, esisteva Nubi. Esistevano davvero, sono esistiti. La cultura oggi li ha accantonati, ma sono esistiti ed esistono perché è coscienza prodotta da una credenza. Cioè si è creata la cosiddetta nuvola di probabilità, che in quel periodo storico, collassando, ha creato il dio Ra. Meraviglioso. Noi abbiamo degli ascoltatori che sono fantastici, Giuseppe, cioè hanno delle illuminazioni che è una roba impressionante. Vi voglio bene. Rischiamo di... No, ma sempre sull'argomento ovviamente, perché si danno le domande e si danno anche la risposta. È bellissima questa cosa. Francesca, ti voglio bene. Perché è difficile da accettare il concetto che questo mondo è solo proiezione di una realtà vera? E poi tu automaticamente ti dici, lo si sente dentro, se ci si chiede di accettarlo è solo razionalità. E quella è la risposta alla fine. Certo. Poi non è un processo facile però per tutti. No, assolutamente. Quello che tu dicevi sono pensieri, noi siamo pensati, cioè in realtà dico una cosa che magari può essere vai. Può essere che noi non è che pensiamo, ma in realtà afferriamo qualcosa che già abbiamo creato da un'altra parte. Afferriamo pensieri che già esistono. Noi siamo pensati. Ammazza. È una domanda bellissima, Joseph, che rappresenta i miei pensieri continui. Il discorso è questo, Joseph, che bisogna prima accettare tutto quello che ci siamo detti. Per accettare la risposta. Poi quando arrivi a questo devi accettare anche altre cose. Cioè, è un continuo processo. Cioè, tu sai che sei... Poi, scusa, non ti interrompo più. Non in una finzione, ma che tu hai pensato per te un copione. E pigli informazioni che ti sei messo già lì. Cioè sei una radio che capta delle canzoni che hai già detto sono qui. Prendile. Allora, sono due argomenti in uno questi qui. Sono due argomenti. Sì, io ho questo brutto difetto. Allora, dato per assodato, ok, che i defunti comunicano con la nostra mente, dato per assodato che il nostro pensiero è quantistico e quindi si trasmette in quell'altra dimensione necessariamente, perché altrimenti non riusciremo a connetterci col defunto. Anche noi, il nostro pensiero compenetra quella. E allora è vero che tante di quelle informazioni che noi crediamo siano nostre, soprattutto i cosiddetti insight, ho trovato, mi si è accesa la lampadina, non vengono dalla nostra mente. Sì. Però ti ripeto, per accettare tutto questo, o ci credi perché ci credi, o fai 20 anni di ricerca come li ho fatti io. Non c'è una via di mezzo. Chiedere a una persona di accettare questo concetto è davvero difficile. Infatti il nostro obiettivo è quello di dire: guardate che la medianità esiste, abbiamo pubblicato delle ricerche, partite da qui e iniziate a credere in queste cose, partite da qui, da questa base. Riguardo al fatto di cui parlava Joseph, del fatto che tu hai programmato la tua vita, il tuo pensiero, ovviamente io nel mio libro, a proposito, apro una parentesi, ho visto che una persona mi chiedeva chi ha editato il secondo volume. Sì, bravo, grazie. In realtà il secondo volume era un po' pericoloso da scrivere e avevo pensato di autopubblicarlo, l'ho autopubblicato con Amazon
e quindi lo viene su troverete solo su Amazon, Amazon. Poi alla fine, perché Ok. sì, lo volevo dedicare solo a una nicchia di persone che mi seguono. In realtà ha venduto più del primo. Pensa a te. E quindi, vabbè, cercherò una casa editrice presto per dare onore a È questo. il classico, hai lasciato fluire, Sì. non c'era nessuna Sì, sì, aspettativa, avevo la mia casa editrice, nel senso quella del primo libro, è un'ottima casa editrice. Questo qua ho chiesto se potevo pubblicarlo per conto mio e pensate che ho dovuto anche eliminare un capitolo da questo libro perché i miei colleghi mi hanno detto ci danno già per matti per questa roba, se ci metti anche questa Figurati. abbiamo finito e Sì. quindi l'ho escluso. Io ho, guarda, allora, il libro è questo qui, quello che potete comprare, lo vedete? Questo, giusto? Sì, bravo. al Questo di là qui del invece conosciuto volume 2. è quello che non troverete in giro. Ah, tada. Ma neanche sul tuo sito c'è? No, non c'è niente. Peccato. Perché ovviamente avendo tante medium a disposizione mi sono divertito a chiedere cose che superano l'accettabile. Ragazzi, io ho provato, Ah, e ve lo giuro, al telefono con Fernando a farmi dire un qualcosina di particolare. che mo ci dirà. Ma, No. ma giustamente lui dice: se io te la dico e tu non sei pronto, non potrai mai capirla. Ci sono verità che bisogna essere pronti ad Sì. ascoltare, bisogna fare un percorso prima di poter capire determinate verità? Ma oddio, io conosco persone come voi che alle quali puoi dire qualunque cosa. Cioè c'è un'intesa immediata. Non so se voi avete fatto un lungo percorso per arrivare qui, perché ci sono persone che sembrano nascere già con questo tipo di sapienza. Quindi non è necessario, io ho dovuto fare un percorso lunghissimo, perché io ho proprio una formazione scientifica. Quindi per me staccarmi da questi aspetti e credere in certe cose è stato difficile. Ancora oggi, io lavoro con una medium straordinaria che si chiama Tiziana, e che in questo momento ci starà anche ascoltando. Lei ha un'abilità di canalizzare entità spirituali, oltre che defunti, ed è la stessa persona di cui sentiremo l'audio dopo. E io faccio ancora fatica a credere in quello che mi dice. E ci facciamo del ridere su questa cosa. Mamma mia. Qua, Perché guarda cosa ti... sono, Vai, non vai, arrivo scusa. nemmeno io a credere in certe cose. E quindi questo capitolo che io ho escluso dal mio libro, i miei colleghi saggiamente, soprattutto la Laura Liberale, mi ha detto: Fernando, lascia perdere, perché magari più in là, quando i tempi saranno maturi, quindi vi accenno solo di che cosa si parlava. Ho chiesto alle medium riguardo all'origine della specie umana, come è nato l'uomo. Quello che mi è arrivato, sempre fatto in modo tecnico, ingannevole, senza fare in modo che le medium capissero che cosa volevo. Sono arrivate delle cose che poi sono andato a verificare, ho dovuto ricercare, sono arrivati nomi, le medium completamente al buio. E ho trovato concordanza di dati, ho addirittura risolto delle cose che alcuni autori hanno scritto nei loro libri ma non avevano risolto. Io attraverso la medianità ho risolto alcuni aspetti, ma non gliel'ho nemmeno comunicato perché sono morti. Però è roba troppo forte. Forse tra un po' di anni la pubblicherò. Vogliamo l'esclusiva, Guarda, adesso, voi qua davanti a tutti lo no, aspetta, ora facciamo un piccolo facciamo 2 respiri profondi quadrati insieme. In merito a quello che dicevamo prima sul siamo pensati, Penny aggiunge una cosa che io aggancio a te subito. Noi abbiamo la possibilità di captarli e li consideriamo come nostri. Questi pensieri qui che siamo pensati, li abbiamo fatti noi. Allora, può essere che quando tu ti dici, magari Fernando, ancora faccio fatica a crederci, in realtà lo capti e non lo consideri tuo. Perché tu sei tutto in un contesto, non voglio dire karmico, cioè tu hai fatto, magari per noi questo è, come ci siamo detti pomeriggio, tu ci dici delle cose che per noi equivalgono a: stamattina ho preso il caffè con 2 cucchiaini di zucchero.
normalissimo. No. Tu hai fatto tutto un percorso però che è scritto, cioè tu ti sai benissimo, perché hai ricercato tanto, tu sei scritto di fare questo percorso. Cioè hai una parte, un ruolo fondamentale in questo percorso, fai esperienza, conosci delle cose tu che avevi bisogno di conoscere, che probabilmente sai già, perché prendi pensiero e aiuti delle persone a fare questo percorso qui. Oggi, dopo 20 anni, tu... Ma io ovviamente, Joseph, le ho chieste queste cose, cioè io mi sono messo lì, ho detto ma mi spiegate un po' come funziona? E quello che loro mi hanno spiegato, sì, è che effettivamente noi ci scegliamo questa vita, ce la scegliamo perché in linea col principio di trasformazione e apprendimento dell'universo, perché l'universo si trasforma e quindi cambia, si evolve e quindi apprende, come gli esseri umani apprendono. In linea con questo concetto, anche quella che si può definire anima deve apprendere e conoscere. E Dio è l'insieme di queste conoscenze. Probabilmente il Dio di cui si parlano le medium, ha creato proprio l'essere umano per auto-osservarsi, per prendere consapevolezza e coscienza di se stesso, credo. E quindi questa nascita e morte che è in linea col principio anche come è scritto anche nei Veda, dove è tutto un ciclo la vita, tutto si distrugge e tutto ricresce, e così anche fa l'anima. Quindi non hanno detto delle sciocchezze le medium. Pare che si muore e si rinasce, per cui il nostro programma è prestabilito, nel senso che scegliamo il tipo di vita per apprendere l'esperienza che a noi come anima manca, ma è sempre presente il libero arbitrio, è fondamentale. Se non ci fosse il libero arbitrio, ci sarebbe un'intelligenza artificiale che ti fa fare delle cose e non andrebbe bene, secondo me, no? Perché proprio la creatività dell'improvvisazione e il riconoscimento del proprio percorso che fa la vera evoluzione della persona, della mente e dello spirito. Meraviglioso. Va bene ragazzi, allora se posso, abbiamo detto tante cose fino adesso, ma tante, cioè non le trovate neanche nei corsi queste cose qua, assolutamente. E tra poco ci stava anche per dire ma Giuseppe l'uomo, no? Sì, vabbè, ok, però quello faremo una puntata speciale, va, perché là non vorrei che ci stesse potrebbe dirci che non siamo così umani come pensiamo, potrebbe dirci, ma magari ce l'ha già detto, ma non l'abbiamo afferrato. No, vabbè, non mi impressionate perché ho detto l'origine della specie, nel senso che io, una delle cose più belle che ho scoperto studiando la medianità è che le sacre scritture cristiane sono vere. E questa è una cosa che mi ha sconvolto, perché io le avevo proprio eliminate. Cioè hai potuto verificare che ciò che è scritto, chi viene dall'alto, la discesa, parlavano di divinità, di qualcosa no, io mi sto riferendo, non mi tirare in argomenti che non voglio entrare. Ok. A fare il furbo, provato, però domani ti chiamo. Io sto parlando del fatto che quello che ha detto Gesù è vero, va ascoltato parola per parola. Tutte le informazioni che mi sono arrivate concordano esattamente con la sua parola. I Vangeli. Ok? Poi Joseph si riferiva a una serie di riferimenti che fa la Bibbia in cui si parla che nel giardino Dio venne gli dei vennero a sapere che Eva aveva raccolto la mela. Perché la Bibbia dice gli dei? Perché non era uno Dio? Perché ne parla di... Ok, altri argomenti. Io non parlo di questo. Io parlo della parola di Gesù, delle parabole, le 42 parabole. Assolutamente. Sono verissime, perché io le ho raccolte tramite altre fonti, senza comunicare con entità spirituali di questo livello, e sono tutte concordanti. Se prima di cominciare questa ricerca mi fossi letto la Bibbia e ci avessi creduto, oggi non sarei qui, ma avrei fatto lo stesso percorso. Porca miseria, tanta roba.
Io te l'ho messo questo commento qui in merito a quello che ci dicevamo oggi pomeriggio. Penny ci dice una cosa riferita a te, il dottore qui sei tu. È possibile che dietro il dottore ci sia una signora sorridente non troppo alta, con medio capelli brizzolati, cicciottella che poggia la mano sulla spalla destra, o è paradolia? Allora, sì. La pareidolia non c'entra niente, la pareidolia è vedere in forme già esistenti delle figure delle immagini. E quindi non è parodia. Non mi viene in mente nulla, sinceramente, in questo momento. Cicciottella che gli pogge... allora, potrebbe essere la nonna. Potrebbe essere la nonna. Non è una signorina, è morta anziana. Sì, una signora sorridente. Non lo so, Dai, ci sta una signora sorridente non troppo alta, con capelli brizzolati. Ah, sì, una signora. Sì, con sì, medio sì. capelli brizzolati, potrebbe essere la nonna, sì. Qua arriviamo, è un attimo. Basta lanciare un attimo un sasso nell'acqua che incomincia a rimbalzare e ingrandirsi come non mai, voglio dire. Ha scritto Penny, poi ha scritto purtroppo il T4 mi frega. Cioè, la tastiera avrà scritto male. Va bene. Quindi, Ragazzi, è la tua nonna? possiamo... Potrebbe essere, rispecchia la tua nonna, Fernando. Sì, potrebbe, sì. Bello, Mi è rimasto bello. solo poche informazioni, perché comunque una nonna è brizzolata, è un po' poco. È un buon inizio, però. È un buon inizio. Va bene, vedremo se per la fine della puntata avremo altre Intorno ai informazioni. 75 anni. Giusto. Vuoi sapere altro? Aspetta che No, a questo punto stiamo facendo una attenzione. cosa un po'. Chiedi. Attenzione, perché sennò qua parte l'esperimento scientifico, per favore. È partito l'esperimento Dai, scientifico. Ragazzi, carina, che già sto dando troppi feedback. assolutamente, Già, non va bene. Però per fare così una prova di medianità online, ma io guarda, lavoro con delle medium straordinarie che non sono in elenco, tra l'altro. Io certo. sto lavorando anche con una signora che si chiama Mariella, è di un'intelligenza, oltre ad essere una brava medium, è di un'intelligenza estrema, di una cultura immensa, ed è un piacere, perché le cose che arrivano le commenti come facciamo noi qui, le commenti, le condividi, è fantastico. Sì. Tra l'altro penso che anche lei, insieme a Tiziana, ci stia seguendo stasera, la saluto. Salutiamo tutti. Possiamo introdurre, visto che siamo già a 1 ora e 36 di diretta, sì. questo? Perché qualche contributino ce l'abbiamo, giusto? Nadia non ci conosce, è arrivata anche lei così dall'etere e dice, lo diceva guarda, anche Gustavo Roll. Mettiamo ordine nel cestino. Grazie. Allora, faremo questo, parleremo insomma di questa cosa di Gustavo Roll, poi dobbiamo fare quel piccolo excursus sull'ipnosi regressiva, su cosa ti ha lasciato e cosa hai capito anche rispetto alle esperienze di vite precedenti, e faremo quel piccolo esercizio tutti insieme per salutarci. Intanto Penny ti ha dato altri 2 indizi, che sono un camice fiorato. Però tra poco faremo un esercizio tutti insieme, mi sa. Cioè, Gustav Roll. Allora, hai qualcosa da raccontarci in merito? Roll, giusto, così per chi non lo sa, dai. Tantissimo, che ho dovuto scriverci un libro. Perché è successo una volta, allora io parto da un presupposto, mia colpa, ignoranza, che io Gustavo Roll non lo conoscevo. Okay. Per chi non lo sapesse, Gustavo Roll è stato uno dei più grandi sensitivi italiani, solo che si raccontavano cose di lui. Una volta avevo letto qualcosa di lui, mai libri, ma accenni, piccoli articoli, in cui si raccontava che lui facesse passare le tazze e i bicchieri attraverso i muri, che leggesse libri chiusi, che facesse modificare le fotografie, i disegni. Per me erano cose troppo assurde, quindi l'ho letto una volta e l'ho messo via, basta. Per me era troppo.
Era troppo. Era troppo da accettare. Beh, fra le tante canalizzazioni che ho fatto, un giorno chiesi, pensa un po' anche che cosa hanno fatto. Allora, tutto quello che stiamo dicendo da 40 minuti a questa parte, lo dico per gli utenti, è nel mio secondo volume, quello pubblicato su Amazon. Un giorno chiesi con la mia solita strategia ingannevole, chiesi alla medium di parlare con un mio amico che si chiama Antonio. In realtà cercavo Antonio De Curtis, Totò, praticamente. Ok. Che bello. Non arrivò Totò, si presentò un defunto che facemmo difficoltà a riconoscere. Lui cominciò: io sono stato uno come te, ero pelato come te, tu una volta mi hai letto e mi hai messo via, io non riuscivo, io pensavo a qualche psicologo o qualcosa del genere. Poi cominciò a parlarmi del colore verde, cominciò a parlarmi di una nota musicale e del numero 5. A un certo punto la medium disse: guarda, secondo me sto dicendo delle cavolate, fermiamoci, perché io non so cosa sto dicendo, tu non riconosci la persona. E fummo tentati nel fermarci. Ora non so se sapete che questi tre elementi, la quinta musicale, il colore verde e il numero 5, erano fondamentali per Gustavo Roll. Non sto a spiegare perché e per come, potete approfondire. E andando avanti, vabbè, in questa canalizzazione mi venne vagamente in mente di Gustavo Roll. Andai a fare una ricerca su internet e ricordo che durante la registrazione si sentono le mie dita che picchiettano sul computer. Mi viene fuori Gustavo Roll. Leggo velocemente degli articoli e leggo di questo del colore verde, a parte che lui viene ritratto sempre su sfondi di colore verde. Certo. Il colore verde, la quinta musicale e il numero 5. Rimasi impressionato, gli dissi alla medium: vai avanti, non dirmi, non fermarti. E chiese alla medium: ti fai dire che come si chiama? Cioè, io avevo capito che fosse Gustavo Roll, volevo però che me lo dicesse la medium. E la medium, dopo un po' di tentativi, mi sta dicendo che il mio cognome è corto. Mi sta dicendo che il suo cognome è corto. E lì corto. Certo. che era arrivato Gustavo Roll. Dopo quel giorno Gustavo Roll non me lo sono più tolto di torno, praticamente. Arriva in tutte le canalizzazioni, arriva tutte le volte che lo chiamo, ma io, prima di verificare che fosse davvero lui, sentii Susi Gallesi e dissi: sai Susi, è un po' di giorni che ho un'entità, un defunto, nel senso buono, mi perseguita, mi sta intorno, lo canalizzi? E lei mi disse: come si chiama? Non te lo dico, ovviamente. Certo. Vabbè, fatto sta che lei mi manda, quindi lei non aveva idea con chi stessi parlando. Fatto sta che dopo alcuni giorni mi chiama e mi dice: Fernando, ho scritto delle cose, te le leggo al telefono. Io ero per strada, mi ricordo, dissi: guarda, lei aveva scritto, dissi: mandami delle foto così mi fai capire, posso leggerlo, perché poi l'audio non si sentiva bene. Vabbè, lei mi fa questa canalizzazione, io capisco che lei, perché torna di nuovo che lui torna di nuovo a parlare del colore verde, della quinta musicale, io sono come te, la testa, la magia. Sapete che Roll era un mago, cioè viene definito mago perché giocava con le carte. Lui faceva le sue magie, le faceva con le carte. E capì che era lui. In più la medium, Susi, scrisse una firma. Mi disse: guarda, si è firmato così, ma io non so chi sia. Davvero, la povera Susi non conosceva Gustavo Roll. E noi abbiamo questa firma. Ce l'abbiamo. Arriva. Eccola qua. Eccola lì. Vedete che questo è quello lei scriveva mentre stava canalizzando praticamente. E lo scrive anche non corretto, ma sì, con la doppia O. Sì, vabbè, ha scritto quello che ha percepito. Sì, quello che ha percepito. Certo, sono molto difficoltose. E ha scritto A. Roll, quindi Adolfo Roll, non Gustavo Roll. Che lui si chiama Gustavo Adolfo Roll, giusto? Sì. E quindi ebbi la prova che effettivamente il defunto può passare da una medium all'altra se ha l'intenzione di farlo. E poi la stessa Susi mi fece un disegno, un simbolo, che dovrebbe essere la fotografia successiva. Arriviamo. Eccola qui. Ovviamente anche qui è quello che le percepì, quello che riuscì a disegnare, che in realtà rappresenta la sigla di Roll. Roll si firmava anche i quadri, li firmava facendo una croce e mettendo la sua R.
l'iniziale del suo cognome. Non abbiamo una fotografia della sigla, ma andandola a cercare su Google La vedrete troverete, sì, ha dei sì, bellissimi sì. quadri. Penny diceva che lo conosceva, che era Sì, amico del padre. e credo Penny anche sì, su questa sigla ci possa dare conforto. Era un amico di mio padre, erano amici, si incontravano a Torino, dipingeva bellissimi quadri facendosi bendare, Pensa a te. quindi dipingeva canalizzando. Certo. Gustavo Roll, tanta roba, ragazzi, tanta roba. E quindi Gustavo Roll è stato un mio La compagno di croce con la R, avventure. bravo. Sì. Com'è? La croce con la croce R, con la Nadia. R, Sì, sì. giusto. Poi ovviamente io non mi sono arreso, perché il mio scetticismo è sempre forte, ho cominciato a canalizzare Roll attraverso tutte le medium e quindi poi ho fatto un resoconto di queste canalizzazioni con Roll sul mio libro, dove ho... Ecco, qua Maria dice una cosa, per esempio: come possiamo essere certi che la medium non stesse simulando avendo dato proprio quelle indicazioni, conoscendo a priori Roll? Non hai dato nessuna indicazione tu, giusto? Sì, non ci ha seguito forse, nessuna Ok. indicazione. Roll, allora, Roll non è arrivato perché lo cercavo, io cercavo dell'altro. Ci può stare che la medium, non riuscendo a canalizzare il mio defunto, si è inventata Roll, che lo conosceva, e ha cominciato a parlare di lui e mi ha fregato. Ecco perché io sono andato da Susi senza dirle chi volevo canalizzare e lei ha canalizzato di nuovo Roll. Quindi è Questa Cioè è ritornato. la tu hai... cosa. Sì, cioè ha avuto Maria, mentre c'era questa canalizzazione, ha chiesto conforto a un'altra persona di cosa la medium stesse canalizzando, e tutte e due erano sulla stessa entità. No, non erano sulla stessa entità, era Sì. Roll che si era spostato da un'entità all'altra, senza che Ha io dicessi alla continuato lì. seconda medium, guarda, voglio canalizzare Roll. E se ci sono dubbi, Roll si è anche firmato, come per dire, se Sì. hai dei dubbi, ti metto la Cioè, firma. Certo. come per dire, non credi sia qui, io mi sposto, è come nel telefono, su questa linea non sei convinto, chiami sull'altro numero. Esatto. Metaforicamente Ma io non mi sono Google. fermato lì, ho continuato con le altre medium. Quando, conoscendoti adesso, sicuramente, quanti gliene hai fatti? Una vita, cioè, le beccate tutte, gliele hai fatte a tutte. Sì, Vai. praticamente sì, ma ancora lo faccio. Roll è una grande anima, è una grande entità, è intelligentissimo. Addirittura ho chiesto a Roll la più grande prova di intelligenza, questo non lo sapete perché non ve l'ho raccontato, la più grande prova di intelligenza che un defunto può dare a un ricercatore. E lui mi ha scritto una formula. Questo non ve l'ho raccontato. Naia. Lui ha scritto una formula e mi ha dettato attraverso varie medium la soluzione di questa formula. Meraviglia. La soluzione di questa formula avviene attraverso non solo calcoli matematici, ma attraverso il simbolismo. Cioè il simbolismo che lui mi ha trasmesso attraverso le canalizzazioni mi ha permesso di collocare le cifre nel posto giusto, dargli il significato giusto. Faccio un esempio: l'8 è un 8, ma vale anche infinito. Certo. E nel simbolo del 314 l'infinito dov'è dopo la virgola? Ok? Quindi dove va l'8? Dopo la virgola, infinito. Tu mi dirai, vabbè, fuffa, sono deduzioni che puoi fare tu, ma la soluzione della formula è il pi greco, 3,14. Se avete studiato un briciolo di matematica, sapete che il 3,14 non si può ottenere in nessun altro modo, un numero trascendente. Sì. Riuscire a trovare in una sequenza dettata in 1 minuto e mezzo da una medium una combinazione col supporto di indicazioni simboliche, una costante universale è impossibile. Pensate che io chiedo nel libro ai lettori di aggiustare la mia interpretazione, cioè chiedo: ditemi cosa non ho visto, dove sto sbagliando e se potevo arrivare al 3,14 anche in un altro modo. Quindi lascio la mia mail. Da gennaio ho venduto 850 copie, nessuno mi ha contattato per contestare la soluzione di quella formula. Pensate. Però qualche bravo matematico, nel senso qualcuno che quantomeno di matematica se ne capisce. Ed è straordinario il fatto che venga fuori una costante universale. Addirittura io mi sono chiesto il motivo per cui non viene
il pi greco esatto, cioè viene 3,14 con una serie di cifre che si avvicinano. C'è una Perché spiegazione, mi sono dovuto rivolgere a un matematico, mi ha spiegato certo. perché non puoi mai trovare la soluzione esatta del pi greco. Perché Infatti il noi numero lo semplifichiamo dicendo 3,14, ma sarebbe 3,14 altro. 3,14, dopo la virgola, le cifre sono infinite nel pi Esatto. greco. Ecco allora il simbolismo dell'8 che è anche infinito e che andava collocato nella formula dopo la virgola. Mettendolo dopo la virgola e risolvendola viene fuori il pi greco. Un'intelligenza così estrema che le persone di buon senso non ci credono e hanno ragione. Io credo che molte persone che hanno letto quel capitolo nel mio libro non hanno comunicato con me perché hanno creduto che stesse inventando qualcosa e non si preoccupano nemmeno, giustamente, di andare ad analizzare l'aspetto della formula perché sarebbe tempo sprecato. Hanno ragione, io lo capisco, lo condivido, questo atteggiamento. Pensa a te. E quindi Gustavo Roll ti ha affascinato ancora di più. Sì, perché dando ecco, tutte veniamo, queste è informazioni. ovvio, dopo tutte queste prove è diventato un mio compagno di viaggio. E adesso voi farete ascoltare, immagino, Sì. un audio Esatto. dove io chiedo ad una medium di canalizzare un'entità. Io penso a Gustavo Roll, la descriviamo un attimino per chi è riuscito a resistere fino adesso ad ascoltarci. Bravi. Non so quante persone sono in linea. Grazie. Ci sono ancora 112 persone collegate da ben 2 ore, ragazzi. Una roba 113 così in questo momento. Adesso vi faremo ascoltare una canalizzazione medianica fatta con la medium Tiziana. Allora, intanto noterete la sorpresa della stessa Tiziana, perché anche lei ha passato una fase di apprendimento, no, della medianità, poi lei è esplosa, dove io per la prima volta con lei adottavo le mie strategie, cioè nel senso che ho un defunto nella mente, fammi sapere che cosa ti dice, cosa ti arriva. Ad un certo punto lei prende subito il soggetto, perché mi fa subito il nome, sento un nome Gustav, dice, pensate, Gustav. E poi dice, no vabbè, ma è stata un'informazione troppo d'impulso, vado avanti. A un certo momento io chiedo a Roll di fare in modo che la medium Tiziana riesca a capire il suo cognome. Cioè chiedo a Roll, inventati qualcosa perché lei capisca qual è il tuo cognome. E quello che fa è straordinario, è una cosa che non mi è mai capitata in medianità, cioè di questo genere. E magari la facciamo sentire. Allora, poi sentiamolo, noi abbiamo la possibilità di stopparlo, per cui se nel caso dovessi ritenere di dover fermare per dare una spiegazione, basta che ce lo dica. Ok, allora io eventualmente ti interrompo per dare una specifica su un evento. Però ti chiedo, a prescindere di interromperlo, dopo che io faccio la domanda, Gustavo, mostra a Tiziana il tuo cognome. Ok. Dopo questa domanda fermati. Andiamo. Ok. Vedi se ti arriva un nome. Un nome? Sì. Cioè, no, mi arriva un nome, ma mi sembra troppo immediato per arrivarmi. Che è sbagliato, è Gustavo. Cioè, non Gustav. Non... Aspetterei un attimo sul nome. Vai avanti. Ma... perché mi fa vedere delle carte da gioco? Chi è? Ma le tiene sulla pancia queste carte, ride, sì. Sogghigna, è furbo, molto astuto, ha gli occhi molto, molto vivaci, mi guarda in modo intelligente, mi guarda in modo di intesa, diretto, molto diretto mi guarda.
fa delle cose con le carte, fa delle... Ascolta, digli questo. Ha detto Fernando, sei un marpione. Ok, glielo dico, scusami. Dice per le donne? No. Lui lo sa perché. Chiedigli come mi è arrivato. Adesso ho preso dei dadi, scusami. Sì. Dice, lo sapevi? Mi hai chiamato, lo sapevi che arrivavo? Lo immaginavo. Non mi sorprende più, diciamo. Dice, non sono io il marpione. Ride e dice, caro Fernando, adesso dice, sei in bella compagnia. Cosa mi vuoi chiedere? Allora, intanto facciamo divertire Tiziana. Prova a fargli capire in qualche modo il tuo cognome. Ma si muove... Ferma Giuseppe. Eccoti. Allora, beh, adesso è messo dentro le cuffie, per cui se sentite un fruscio ho dovuto bloccare un attimo l'audio, ma adesso ci siamo. Tu gli hai Mi detto... senti? Sì, ti sentiamo Sì, bene. sì. Quindi tu gli hai chiesto, digli che sei un marpione. E lei subito ti ha detto, ma riferito alle donne, e tu, no, cazzo, sei tremendo, Fernando, sei una roba assurda, cioè, le fai a trabocchetto le cose. Beh, sai, intanto io ho scoperto che si può giocare con l'aldilà. Pensa che un capitolo del mio libro dice, fa la domanda, si può giocare con l'aldilà? Perché è un bel mondo? È un bel mondo se si hanno intenti positivi, non arrivano mai entità negative. Bisogna avere degli intenti veri, positivi. E come avete visto, sarebbe sufficiente già questo per capire che si sta parlando di roll. Le carte, lui si è fatto riconoscere, l'occhio sveglio, se voi guardate una fotografia di roll sembra che vi penetri. E subito ha detto il nome Gustavo, quindi si è presentato subito. Parliamo anche di entità molto elevate, quindi hanno anche un grosso potere di farsi sentire. E come vedi ci ho scherzato, perché si può scherzare quando si è buoni, come dire, quando si è In buona fede. in buona fede, Sì. ecco. E poi a un certo punto chiedo, adesso inventati qualcosa, sapevo che potevo chiederlo, inventati qualcosa per far capire a Tiziano il tuo cognome. E lui fa una cosa così straordinaria che non ci avrei mai pensato. Cioè lui associa il suo nome ad una cosa e induce Tiziana a pronunciare il nome di quella cosa. Meraviglioso. Una cosa meravigliosa. Vai avanti. Tipo che È troppo divertente. sculetta, non so, si muove, si muove tipo, non sculettando, ma cioè non è proprio ballando, fa dei giri ballando, ma sculetta. Non ci posso credere. E che sta cercando di mandarti un'immagine che è riferita al suo cognome. Ma pensa te che furbo che è. C'entra qualcosa anche con... si collega anche a una sorta di movimento legato a... come se lo facesse nel Far West. Come se girasse... Mi fa una mossa particolare. Quale? Sul piede e fa questo giro
come sculettando, ma quando, come se uno fa un giro per tirare il laccio, facendo un giro su se stesso, però mi fa una cosa strana. C'è un sentore da Far West. Sì, vabbè, è solo un'immagine, si sta divertendo con te per farti indovinare il suo cognome. Ok. Io ho capito, ovviamente. Vediamo se ci riesci tu. A indovinare io il cognome? Sta giocando con te. Cosa vedi? Rollare? Rollare? Pazzesco. Roll? No, è lui. Ma io non l'ho mai visto nella mia vita. Non importa. Ma non ci posso No, credere. no, no, Ma no, Roll no. quello? Non ti muovere, però continua, Tiziana, non ti distrarre. Oh no, ok, non ti distrarre. Sono una macchina, sono un essere umano. Cioè, è il Roll quello là? Sì. Hai detto anche il nome, ti sei dimenticata? Gustavo. Gustavo. Non ci posso credere. Pazzesco. Ma io sai che non so tutta la sua... Ma le carte? E lui è famoso per il gioco, perché è un giocoliere con le carte, faceva i giochi con le carte. Pazzesco, pazzesco, guarda. Ti stringe la mano, amico, di vecchia data, dice. Non so quante volte vi siete visti. Che cosa strana. Ci divertiamo insieme, eh? Che sorpresa che mi hai fatto. Avremo modo di giocare insieme. Avremo modo di organizzare un gioco. Faremo un gioco. Tornerò. Vedi se ti arriva un nome. Un nome? Sì. Cioè, non mi arriva un nome, ma mi sembra troppo immediato per arrivarmi. Che è sbagliato, è Gustavo. Ok, qua riprende di nuovo, per cui... Beh, cosa dici? E beh, allora, cioè, avete visto a che livelli si può arrivare con la medianità? Io ne ho fatte tante di queste esperienze, questa è una su tante. Ovviamente qua stiamo parlando anche di medium molto dotate, Certo. però capite i livelli di comunicazione. Qui non si parla di informazioni che arrivano qui lì. Qui si parla di un'intelligenza attiva che si trova dall'altra parte, che pensa a cose a cui tu non saresti mai arrivato. È per questo che bisognava metterle su carta queste cose, bisognava fare una ricerca scientifica e fissare lì quella pietra. E poi ci si può credere, ci si può non credere. Noi stiamo facendo il nostro lavoro sicuramente. Sì. No, assolutamente. Assolutamente. Tra le altre cose, tu hai, Giuseppe, do anche l'email di Fernando. info@fernandosinesio.it, così questa qua è quella del suo sito, così non puoi andare tranquillo, voglio dire. Perché nel caso in cui c'è qualcuno volesse avere delle informazioni, oppure voresse lui stesso o lei stessa partecipare a uno di questi esperimenti, perché Fernando in questo caso ci sta raccontando di questo esperimento, ma lui non si è fermato. No, assolutamente no. Perché poi ha Ti devo fatto dire la anche verità. anni fa. Come, Vai. scusa? Fa anche altri esperimenti, raccontaci. Sì, in realtà la medianità è molto più affascinante degli aspetti tecnici della ricerca. Anche perché quello che avete visto è molto difficile di metterlo, trasformarlo in dati.
Quindi mi sto dedicando molto di più alla scoperta di questo mondo attraverso le interviste alle medium, piuttosto che... Cioè è più bello quello che c'è scritto in un libro, ecco, questo voglio dire, che quello che si può leggere in una ricerca scritta in inglese è molto tecnica. Quindi mi sto dedicando molto di più a questi aspetti. Noi continuiamo a fare la ricerca, siamo stati scelti da un gruppo di ricercatori americani, da un istituto, il BICS, per una ricerca che svilupperemo dopo l'estate, dove praticamente il BICS è il Bigelow Institute. Non so se avete mai sentito parlare di Robert Bigelow, è No. uno dei pochi, sì. un miliardario americano che è proprietario della Bigelow Aerospace, la terza compagnia aerospaziale americana. C'è la NASA, poi c'è quella di Elon Musk e poi c'è la sua, la Bigelow Aerospace. Cavolo. Praticamente ha organizzato questo concorso in tutto il mondo dove praticamente noi ricercatori, noi altri nel mondo, faremo delle domande alle nostre medium, delle domande che hanno scelto loro e che vertono un po' sul futuro del mondo, no? Sul destino dell'umanità. E poi loro penso che raccoglieranno queste informazioni, troveranno, le confronteranno con quelle raccolte in tutto il resto del mondo e cercando di trovare una verità unica, ecco. Non sappiamo bene quali sono i loro obiettivi, però noi facciamo il nostro lavoro e siamo ben disposti e anche onorati di essere stati selezionati da questa società. Poi sì, faccio anche altri esperimenti. Per esempio, uno degli esperimenti che a me, uno degli aspetti che a me della ricerca psichica che mi interessa è il cosiddetto remote viewing, che sarebbe la visione a distanza. La visione a distanza significa che io mi concentro e guardo Joseph che cosa ha nel cassetto lì della sua scrivania. Ma non era questo proprio il giochino che volevi fare stasera? Era questo? Sì, mi pare proprio di sì, sai. Ce lo chiedi tu a noi. Lo possiamo fare, voglio dire. Tanto siamo ancora un centinaio di persone, diciamo che ancora ci prendiamo ancora qualche minuto, poi non andiamo fino all'1 di notte, ragazzi, perché non riusciamo. Però credo che questo sì, valga si può la fare. pena. Una cosa interessante, il remote viewing è la capacità di osservare oggetti che non sono alla nostra portata. Pare che si spieghi il remote viewing come uno spostamento, un trasporto della propria coscienza verso l'oggetto in questione. E io questo è un gioco che faccio con tutte le medium, soprattutto quelle che conosco. Gli dico, dopo che abbiamo fatto i test, dopo che ci siamo presentati, gli dico: ho una collanina al collo, ho un pendaglio, me lo disegni? No? E generalmente le medium ci riescono, perché il disegno ovviamente non è mai preciso, perché ha i suoi limiti il remote viewing, diciamo. Però ho notato che questa abilità è molto associata alla medianità. Chi è medium è in grado di fare anche il remote viewing, mentre chi fa il remote viewing non è detto che sia anche un medium. Potevamo fare un esperimento collettivo adesso, molto semplice. Le persone che ci ascoltano, voi compresi, prendono un pezzo di carta e cercano di disegnare. Ovviamente non potremo far vedere i disegni, però voi basta che ci descriviate nei commenti che cosa avete disegnato, una Aspetta, descrizione. però scusate ragazzi, dobbiamo dare qualche istruzione. Bene. Ora è difficile spiegare la tecnica del remote viewing così in un minuto, però generalmente quello che vi viene in mente è sbagliato. Bellissimo. Ok? Secondo me è sbagliato. La percezione nel remote viewing viene da sola. Voi vedrete, dovete un attimo rilassare, chiudete gli occhi, vi concentrate e dovete vedere cosa guardate dietro le palpebre. Provate a sentirne l'essenza, il colore, guardate delle linee, dei segni che vi appaiono dietro gli occhi, dietro le palpebre e segnateli su un pezzo di carta. Vi dovete concentrare un attimo però. Sappiate che quello che vi viene in mente, secondo me, ha un affare così, è sbagliato. Il remote viewing non è questo. Ok? Quindi escludetelo e mettetelo da parte. Quindi non è un'immagine definita quello che stai dicendo te. Non può mai essere un'immagine definita. Potete solo... è ovvio che io parlandovi della mia collanina, che poi mostrerò, è normale che non avrà la forma di un mouse, ecco. Ovvio. Quindi
sto limitando il campo d'azione, però è una forma un po' particolare e quindi se chi la individua tramite il remote viewing vuol dire che l'ha visto davvero. Quindi se a casa si sono organizzati con un pezzo di carta e una penna, io consiglierei di dare 4-5 minuti. Io non so quanto tempo abbiamo a disposizione, ci vuole più tempo, però noi siamo Ok. qui per abbozzare un po' questo tipo di... Dite voi quanto tempo hanno a disposizione. Allora, io direi che 1 minuto adesso possiamo dedicarglielo tranquillamente. Non so se abbiamo... no, va bene, ok. Sì, ci concentriamo. Allora, noi dobbiamo vedere, o quantomeno O captare, percepire sensazioni. ma dobbiamo focalizzarci sulla tua collanina? Sì. Quindi, chi è a casa, questo è l'esperimento. Un foglio di carta, una matita, una penna. Si focalizza ad occhi chiusi, si concentra un attimo, un minimo di meditazione, un minimo di tranquillità. Ovviamente chi lo vuole fare, so che c'è qualcuno, ecco, già siamo partiti bene, che già ci è arrivato qualcosa. Lo diciamo poi alla fine, prendiamo i commenti, quando vedete qualcosa la disegnate, oppure vi rimane in mente, e nel commento vi consiglio di non andare a vedere i commenti adesso, perché sennò poi rimanete influenzati. Infatti, giustissimo, Ecco, bravo Dino. i commenti dopo. Allora, per il momento, ecco, bene, per il momento concentriamoci un attimo, anche noi, Giuseppe, lo facciamo anche io e te? Tanto tu sei già partito già da un quarto d'ora, inutile che io sto parlando solo per intrattenere un attimo, niente di più. Però No. adesso per 30 secondi silenzio e cerchiamo di chiudere gli occhi e di guardare con gli occhi, diciamo qua, a questa altezza, in modo tale da vedere un'immagine, delle linee. Dai, concentriamoci. Che bello, lasciamo ancora 10 secondi di tranquillità, dopodiché scatenatevi coi commenti, come già state facendo. Tre, 2, 1. Eccoci qua. A 2 minuti, 12 e 22 secondi di diretta. Allora, abbiamo un po' di immagini, cosa dici? Allora, partiamo. Allora, Penny, con tutto il mal di testa, sembra un triangolo, una figura geometrica non rotonda. Mentre Leon vede una stella. Bravo, adesso li faccio vedere in rapida carrellata. Una stella, qualcosa con punte, una mezzaluna. Gloria ha focalizzato una piccola aquila. Joy invece ha una croce egiziana come una spada tondeggiante. Ali d'angelo. Un lungo cristallo. Un 8. Una cordicella con il Tao.
ha visualizzato un'onda del mare. Avevo letto un forno rotondo, ho detto mi sembra strano che Fernando si mette un forno, invece era una forma rotonda, pardon, con delle Avrebbe un forme a collo, punta. Ho detto, avrebbe un collo bello pesante, voglio dire. Bello, a forme a punta, colore misto argento, colore metallico. Mentre Mara dice un oggettino allungato con delle strisce. Il Tao è gettonato, triangolo di acciaio. Però per il momento sono tutti diversi, è assurdo. Ecco, questo qua ha letto il libro, bravo. Anche ho visualizzato onde del mare, forse bussola uomo vetruviano. Stelle e onde, quindi i più gettonati sono il Tao e le onde, diciamo, fino adesso. Cosa ci puoi dire, Fernando? Che adesso sta a voi. Sta a noi due. Vabbè, la mia è facile, era un sole e basta. Ho visto un sole. Non hai disegnato? Sì, qua. Però l'ho fatto che sembra un fiore, ma fa schifo. Però è un sole. Le punte sono troppe, ma Avvicina è un po' di me. Okay. Un po' di meno punte, diciamo. Ecco, questo è quello che è arrivato. Joseph? Mentre Giuseppe? Io non so, sembra un misto di tutti. Nel senso che io ho disegnato un triangolo con l'acqua dentro un cerchio. Me lo fai vedere? Una cosa simile. Un po' più Aspetta, basso? abbassa un po'. Eccolo lì. Addirittura ne ho fatti 2, poi ho messo il cerchio. Non so, però. Allora. Bello se ci dice adesso che lui non ha la medaglietta, è fantastica sta cosa, perché conoscendo potrebbe anche essere. Che non ha chi? Nei commenti, allora, ci sono delle affermazioni che sono completamente sbagliate, tipo il cristallo, le ali d'angelo, è completamente sbagliato. Ci sono andati molto vicini, ma 2 mi hanno davvero sorpreso. Fantastico. Per la precisione, ma non per le persone che l'hanno descritto. Allora, una che ci è andata vicinissima in modo sbalorditivo è la Penny. Allora, un triangolo con figura geometrica non rotonda. Più avanti scrive qualcosa con punte. Ok, ad affinare la sua descrizione. Chi invece mi ha davvero sorpreso è una ragazza che conosco, tra l'altro, si chiama Lidia. Allora, anche lei ha fatto una descrizione praticamente perfetta. Io so che Lidia sta facendo eccola qua, un percorso molto importante, molto intenso di queste percezioni. Ha fatto una descrizione. No, questo è il secondo commento, il primo di Lidia. Ok, la troviamo. Forma rotonda con delle forme a punta, colore oro misto argento, colore metallico. Praticamente eccola qua, scusami. Perfetta. Forma rotonda perfetta, con delle forme a punta, colore misto oro e argento o colore metallico. Ma sapete chi mi ha sconvolto di più? Joseph. Lo so. Fantastico. Allora, intanto vi dico che il simbolo dell'acqua, sì, perché nella mia medaglia indica i 4 elementi della natura. Ok? Ha le forme a punta, Fernando, ha la stella. Sì. Io ho visto il triangolo quando tu hai detto di disegnare, io l'ho disegnato quando avevo gli occhi aperti. Poi ho messo il cerchio. Ho fatto il secondo disegno, ma non so se è quello che penso io. È una forma che conosco. È incompleto. Se integriamo il tuo disegno con quello di Lidia e con quello di Penny, costruiamo la mia medaglia. E l'acqua ci sta, come ci sta il sole È una piramide, vero? No, è il segno della piramide con l'acqua, però è un triangolo con l'acqua. Sì, aspetta, e adesso vogliamo vedere la collana, porca di quella miseria, dai. Allora è un simbolo all'interno di un cerchio con figure
geometriche a punta che sembrano stelle e che indicano i 4 elementi della natura, tra cui l'acqua e il sole. Fantastico. Ed è questo. Ah, meraviglioso, meraviglioso. Sì. Capite la precisione di Lidia, di Penny e di Sì, Giuseppe? sì, sì. Si chiama pentacolo. È una figura complessa, per questo non siete riusciti a definirla. Al di là della vostra bravura, era giusto per far capire come è possibile percepire ciò che non si sa. Mi faceva piacere dimostrarlo agli scettici, anche se credo che qui non ce n'è. Però la nostra mente è in grado di spostare la propria coscienza ed entrare a conoscenza di informazioni che non si conoscono. E credo che abbiamo concluso in bellezza, no? Sì, decisamente. Sì. Concluso in bellezza, però 5 minuti, oppure Fernando, ci facciamo una promessa. No, io sono Magari ancora qua, Ah, ok. Perché ho pensato, io mi farebbe molto piacere, anche se l'ora è tarda, ma giusto per introdurre un attimino cos'è l'ipnosi regressiva e perché sarebbe importante, cioè che benefici si possono riscontrare, può avere chi fa un'ipnosi regressiva, e un aneddoto bello, forte, in merito a un qualcosa che tu hai vissuto tramite una persona a cui hai fatto un'ipnosi regressiva e ha rivissuto delle cose. E Dai, che allora, è tutta tua il finale, vai. Questa è proprio bella, dai. no, non credo, perché io Aia. purtroppo sono... allora, l'ipnosi regressiva. Oddio, che domanda, perché io sono molto... Io non mi vendo, come fa Ok. Brian Weiss. Purtroppo l'ipnosi regressiva è ammantata di un fascino che in realtà non ha. Perché? Perché mi sono lasciato affascinare anche io dai libri di Brian Weiss e io mi sono dedicato all'ipnosi regressiva, che è stata fondamentale per me per comprendere come funziona la medianità, perché durante l'ipnosi regressiva avvengono fenomeni che sono molto simili alla canalizzazione medianica. Ora, per chi non lo sapesse, l'ipnosi regressiva è una pratica della psicologia che viene utilizzata per rimuovere dei traumi infantili. Si mette la persona in ipnosi, in uno stato di rilassamento, si fa regredire la persona dei ricordi che potrebbero essere infantili, che potrebbero essere quelli traumatici. Con l'ipnosi regressiva, per risolverli. L'ipnosi regressiva invece si va sempre più indietro fino a ricordare le vite passate, ok? E qui l'argomento diventa complicato, perché l'esperienza che si vive, a parte casi rari, non è un'esperienza mistica, è un'esperienza mnemonica. Sono come fossero reminiscenze. Se il soggetto è ben predisposto e l'ipnosi ha funzionato, cominciano a passare davanti agli occhi delle immagini. Così come per la medianità che vi dicevo prima, deve essere immaginazione, una sorta di immaginazione che poi prende la sua strada e inizia va avanti da sola, le immagini si presentano davanti agli occhi da sole e accade sovente che si ricordano si ricorda di essere vissuti in epoche che non sono quelle attuali e soprattutto sono evidenti conoscenze ambientali, parlo di descrizioni di ambienti, anche di vestiti, che la persona non ha. Questo detto in linea generale. Ora, da qui ad avere esperienze straordinarie è un passo molto lungo, perché generalmente le persone ricordano esperienze di vita comune. Quindi è impossibile fare una ricerca storica, a meno che non eri la regina d'Inghilterra di 200 anni fa, d'Inghilterra, allora ecco che si può fare una ricerca storica. A me non sono capitate personalità, sinceramente, per anime che hanno vissuto una vita famosa per la quale andare a fare delle ricerche. Si possono fare delle ricerche quando le persone fanno descrizioni di luoghi particolari o di oggetti particolari, ma è molto difficile fare la ricerca su oggetti particolari. Quindi
Quindi esperienze così vive, così straordinarie, non ne avrei da raccontare. Perché purtroppo la gente vive vite comuni, il 90% della popolazione è gente comune, è solo un 10%, più o meno, forse meno, che ha fatto scrivere di sé, e quindi possiamo fare una ricostruzione storica. Possiamo fare la ricostruzione storica di un evento. Ho combattuto nelle guerre puniche, allora si va a cercare tutte le informazioni che si hanno sulle guerre puniche, si vanno a vedere i vestiti, come erano vestiti, e si fanno queste ricerche. Quello che conta veramente però è come il soggetto vive l'esperienza, perché il soggetto deve essere istruito prima di vivere questa esperienza, perché ci sono tanti ostacoli. Faccio un esempio. Chi ha letto i libri di Brian Weiss? Li avete letti? Qualcosa ho letto, non tutti i libri. Conosco Okay, un po' hanno fatto scuola, sono tutte esperienze bellissime, lui racconta sempre cose bellissime. Io vi racconto una cosa drammatica, però devo farvi capire, non voglio sfatare il mito dell'ipnosi regressiva, però sono delle realtà che noi raccogliamo dalle esperienze di scrittori che ne fanno un business e raccontano solo le cose belle che dobbiamo sapere. Ipnosi regressiva. Si fa andare il paziente o la paziente indietro nel tempo. Ricorda quando avevi 20 anni, ricorda quando ne avevi 10, fino ad arrivare lentamente a quando si ritrova nell'utero materno. Il problema è che la paziente a 10 anni dice sì, gli esce una lacrima e dice sì, ricordo di quando mio padre mi sfilava le mutandine. È una cosa drammatica, ma succede. Sì. L'ipnosi regressiva è finita. Mi chiedo, perché Brian Weiss non le racconta queste cose? Ripeto, non voglio demolire qualcosa che è importante. Assolutamente. E sapevo che probabilmente avresti detto anche un qualcosa di così, perché ci sono questo tipo di esperienze. Io volevo appoggiarla in un altro modo, cioè nel senso dell'importanza di un percorso simile, che magari può aiutare. Però è vero, vengono fuori, nessuno parla mai di queste cose qui. C'è tutto bellissimo, ho visto questo, ho rivissuto questo, però quando si torna indietro si rivive anche quello che abbiamo rimosso perché ci ha fatto male. Quindi quando si approccia questo, in sostanza quello che Fernando ci sta dicendo è, può essere anche che si vada a toccare un dolore molto forte e a riviverlo, molto molto forte, ed è, se non erro Fernando, anche il terapeuta, in questo caso tu, poi sei vicino a quel dolore. Certo. Lo senti proprio. Prego, continua, scusa. Tra l'altro ti aggiungo un'altra cosa, il paziente deve essere preparato per fare un'ipnosi regressiva. Oggi l'ipnosi regressiva la fanno tutti ed è sbagliato, perché quando ti imbatti in queste realtà devi saper gestirle, capisci? Oggi ti fanno il corso di ipnosi regressiva e ti rilasciano il diploma, ma chi sei per insegnare l'ipnosi regressiva? Le insegni queste cose? No, perché non hai la competenza per farlo. Inoltre, adesso trascurando le cose più complicate, il paziente deve essere istruito perché venne una ragazza, una volta, mi ricordo che ero a Brescia, e mi dice, dottore, io so di essere vissuta, cosa mi disse? Alle Hawaii. Io ho fatto un viaggio lì, mi sono trovata benissimo, ho fatto un sogno, so che sono vissuta lì, quindi adesso devo rivivere una vita lì. Ho detto, non lo so se davvero c'è bisogno, ne sono sicura. Ok, va in ipnosi, fa una bella ipnosi questa ragazza e si rivede in indiani d'America. Il problema è che si blocca. Lei vede delle cose meravigliose, cose che non poteva sapere, ma si blocca, non riesce ad andare avanti con l'immaginazione, perché secondo lei quella era immaginazione, stava inventando. E invece quella era la vera ipnosi regressiva. E quindi lei si è bloccata perché lei doveva ricordare quando era vissuta alla Hawaii, non c'era verso. Capisci? Quindi le persone arrivano anche con dei pregiudizi. L'ipnosi regressiva crea più problematiche che altro. L'ipnosi regressiva va fatta ai pazienti che si seguono, si conosce la sua modalità di pensiero,
e sai come intervenire, quindi lo istruisci e lo educhi. Poi a me succede che mi chiamano spesso, come è successo a Milano, come è successo a Brescia, che mi mettono su 30 pazienti, io in 3 giorni faccio 10 pazienti al giorno, ipnosi regressiva a tanto al chilo, e ci sono bellissime esperienze come disastri, e a me dispiace mandare via una persona che paga che non è soddisfatta dell'ipnosi, e questa è una cosa che a me dispiace tantissimo. Infatti l'ipnosi tra virgolette le faccio solo in studio o in casi particolari dove però le persone possono essere preparate, però in quel caso lì, capite, c'è uno spostamento da Genova, vai a Milano, stai 3 giorni lì in albergo e vedi 5 persone, non di più, perché quelle 5 persone devi dedicargli delle ore, devi seguire. ma diventa e quindi in merito a questa detto questo, Penny, scusami, il dottore si Giuseppe, sposta. concludo. Scusami. Sì. No, detto questo, vengo a quello che tu mi chiedevi. L'ipnosi regressiva, quando si fa e si fa bene, si porta delle esperienze illuminanti. Perché? Perché l'inconscio sa esattamente dove deve andare a parare. Cioè, l'esperienza regressiva che tu vivi è una ricostruzione allegorica del tuo problema, tante volte. È come un'esperienza onirica. Cioè l'inconscio trova il tuo problema o uno dei tuoi problemi e ci costruisce un'allegoria all'interno di un ambiente del passato, perché tu gliel'hai indotto, dove raccoglie informazioni inerenti a quel periodo specifico. Ok? L'ipnosi regressiva è questa. È una pratica terapeutica. Ora, all'interno dell'esperienza, persone raccontano di cose straordinarie che non potevano sapere. E lì nasce il misticismo. Ok? A prescindere che era un sogno, quindi un'attività onirica, nella quale si sono inserite informazioni come hanno fatto i medium, e quindi tu non hai vissuto quella vita, ma l'inconscio ti ha fatto elaborare il tuo problema contestualizzandolo in un passato. Se è così, non importa, le persone vivono delle esperienze gratificanti, credono davvero di aver vissuto quella vita e apprendono l'insegnamento, perché l'inconscio ti ha preparato un'allegoria per farti superare il problema e per fartelo comprendere. Con questo non voglio dire che non viviamo vite passate, anzi, sì che le viviamo, e che non siamo certi che quello che avviene in ipnosi regressiva sia effettivamente il ricordo di una vita passata. Mi dispiace dirvi queste cose, dall'altro dico la bellezza e la significatività dell'ipnosi regressiva, ma vi devo dire anche per dovere scientifico la verità. Resta un'esperienza meravigliosa quando va a buon fine, è molto educativa. Guarda, in merito, Penny chiedeva questa cosa qui, poi non lo so se fa il limite, ma il dottore si sposta per l'ipnosi, vorrei sottopormi all'ipnosi, devo capire delle cose. Tu ti sposti a Napoli? A Napoli? Beh, io sono di origine, ma ci vado pochissimo. No, io in genere, sai cosa succede? Che ci sono persone che hanno delle associazioni, organizzano queste giornate, mi ospitano. E io no, non mi sposto per farle. Lo farei anche, ma sarebbe troppo costoso per un paziente, capisci? Lo spostamento. Beh, tu sei ligure, per cui facciamo sapere. Per chi volesse si può anche organizzare per andare da lui in studio, cioè voglio dire. Io non so come la vedi tu, però questa sarebbe una bella ipnosi. Posso dare un input personale? Caspita. Perché avvaloro quello che ha detto Fernando e sono pienamente d'accordo, perché l'ho vissuto in prima persona. Per cui io mi sono affidato a un'ipnosi regressiva e l'ipnosi regressiva mi ha fatto risolvere un problema serio che mi portavo da circa 35 anni nella mia vita. Ma mi sono così tanto appassionato da volerle studiare e volerci provare con gli altri. Fortunatamente ho avuto un gruppo di lavoro per il quale ero assistito da un'altra persona e mi è successo proprio quello che ha detto Fernando. Cioè, ho provato a portare in una vita passata una ragazza, quella ragazza chiaramente mi ha detto: ma io non sono in un'altra vita,
io sono ancora qua e sono bambina. E mi ha descritto la scena del suicidio di sua madre e io non sono riuscito ad andare avanti. Se non avessi avuto il supporto della persona, avrei fatto disastri. Io da quel momento non sono più andato. Ecco perché devo e sono in obbligo di dire che queste ipnosi regressive salvano, perché è un metodo terapeutico e io l'ho provato sulla mia persona con addirittura foto in mano di quello che io avevo visto, che è pazzesco, e io dal giorno dopo non avevo più quel problema. Chiamala come vuoi, chiamala una cosa mentale, ma a me ha risolto. Chi se ne frega di cos'è, com'è, a me ha risolto. Però è vero quella roba lì, perché l'ipnosi serve per portarti indietro, ma per portarti nel problema che c'è indietro. Tant'è vero, e qua dimmi tu Fernando se è vero, la cosa più importante è a far capire al paziente di non associarsi a quell'immagine, ma cercare di vederla da fuori, perché nel momento in cui io mi rivedo che mi stanno soffocando e sono lì presente, c'è un grosso rischio. Sì, giusto? mi è successo tra l'altro che le persone si sono coinvolte troppo con quello che vivevano ed è stato dura portarle via. Bisogna avere una grande forza di carattere, Esatto. conoscere delle strategie per portare lentamente fuori il paziente. Quindi ci vuole pratica. Ora non voglio dire che deve essere necessariamente uno psicologo a farlo, però una persona che abbia un po' di competenze di counseling anche psicologico è importante. Poi voglio dire, non è tutto così drammatico, intendiamo. Assolutamente. Io sono il caso che ho visto una cosa e l'altra, per cui voglio dire, alla fine di un percorso tu trai delle belle conclusioni. Se invece vuoi scrivere un libro come ha fatto Brian Weiss, prendi solo il bello. Prendi solo il bello e quindi scrivi. È tutto affascinante. Ma sai che una cosa, non la condivido con te, anche se siamo in diretta, la condividiamo insieme, questa cosa qui, perché io fino a 1 anno e mezzo fa, che non c'entra niente con l'ipnosi regressiva, ma ha un senso con l'argomento, facevo delle dirette serali dove io sono un facilitatore alla mindfulness, facevo delle meditazioni guidate, di rilassamento molto profondo. E molti mi dicono, perché non le fai più? Perché un paio di persone nel rilassarsi troppo si sono un attimino, poi hanno vissuto delle cosette e io stavo a casa, non stavo là. E allora quello che doveva essere una cosa bella, l'inconscio poi è parliamo del 98% del funzionamento della nostra mente, cioè non lo sappiamo, cioè l'inconscio è un pilota automatico che va, tu ti rilassi e poi ti butta fuori delle robe che tu magari ti eri dimenticato. Io ti dico di immaginare un albero verde, tu arrivi in quel posto e magari è successo qualcosa di brutto in quell'albero verde, io ti volevo far meditare, non volevo certo far quello, ma poi io sto a casa, come ti porto fuori da sta roba? Questo è il motivo per cui personalmente anche io non faccio più le meditazioni guidate online, anche se erano un bel momento, perché tramite poi quello che ci dicevamo il giorno dopo, 2 giorni dopo con alcune persone, ho iniziato a farmi delle domande e ho rimosso anche qualche video di meditazione guidata da online, quelli che ho reperito, perché poi ho detto anche chi se lo mette a casa per dormire la sera. Ok, e non è uguale, ok, però una meditazione guidata assomiglia un pochettino, può portarti in quello stato di rilassamento. Certo non è fatta per quello, però può facilitare una determinata cosa, se non erro, nel senso, così mi sembra di aver capito, per esperienza personale. E questo non le facciamo più sulla pagina. Beh, oddio, non avevo mai sentito una storia del genere. O hai una tecnica così efficace che... Non so di avere... Poi ti farò sentire qualcosina di come faccio io, a te privatamente. Sì, sono sempre interessato. Magari. E non so se è il timbro, non so se è, però praticamente
Gli fai fare un viaggio astrale con la meditazione, sì. figlio mio, e che calmo, calmo. Lo so che tu li vuoi portare tutti alla luce, però insomma, piano piano. Tutti alla luce. È una cosa strana, però siccome mi è stato raccontato poi di queste cose qua, io, anche fosse stata una semplice esagerazione, no? Io ho iniziato a farmi una domanda in modo serio. E se questa cosa avviene, io faccio sta cosa per bene, se poi a 1 su 40, non lo so, accade un qualche cosa, va in uno stato di e io non posso Sì, aiutarlo. sì, però vabbè, Joseph, alla fine non è successo niente a questa persona sostanzialmente di grave, No, no? no, solo io mi sono ricollegato a quello che tu hai detto, perché quello che hai detto è una cosa drammatica. Non mi si tira le mutandine o quello che è capitato a Dino che ha detto la ragazza. Quando mi è stato detto, io ho avuto una brutta sensazione perché sono andato lì, ma la frase che mi è stata detta, e poi su quello io ho iniziato ad allentare la cosa, a farmi delle domande. Sì, sono arrivata vicino, no? E ho fatto, sai, però poi quando ero lì, invece di rilassarmi, io ero completamente in fiducia di quello che tu stavi raccontando, creavo queste immagini nella mia mente, mi stavo rilassando e poi mi sono ricordata di una brutta cosa che era successa con nonno. C'è anche da dire che questa cosa può capitare comunque. Chi ha fatto un po' di PNL lo sa che nella vita può succedere che tu rivivi anche solo guardando la scena di un film. In generale, ragazzi, come ho imparato io, chiedere sempre alle persone se hanno avuto dei traumi infantili molto particolari, quindi escluderli da questi contatti magari online o assolutamente la cosa migliore. Bene, quello che volevamo dire è che per fare certe cose bisogna comunque avere un buon grado di responsabilità, perché è tutto bello, ma non è tutto un gioco. Ecco, questo è la chiosa dell'argomento. Bravo, E visto che ho bruciato un modem questa sera, mi si è appena bruciato l'altro monitor grande da 32 pollici che ho qua, per cui non vorrei bruciare anche il computer, così almeno chiudiamo le dirette. Credo che segnali me ne siano arrivati abbastanza. Rimettiamo un attimino in sovraimpressione la mail, la stavo cercando di la do io, di tranquillo. Fernando. Eccola qua, info, l'ho trovata. Perché Grazie. molti di voi stanno scrivendo: ma a Napoli sì, a Bari, a Genova li fa il dottore, se c'è qualche contatto di fiducia del dottore a Perugia. Questa è la mail del dottor Sinesio, dell'amico Fernando. Allora sì, voglio però dire un attimino una cosa. Allora, attualmente io non faccio studio a Genova e non faccio ipnosi regressiva. Okay. Per cui suggerisco, consiglio a chi volesse un'esperienza del genere di organizzare delle giornate. Sì. So che per le persone singole è difficile, però se qualcuno appartiene a delle associazioni, io mi sposto per fare una serie di ipnosi regressive programmate, organizzate in una sala con tanto di alloggio, come dire, dedicato. Certo. Sì, no, dicevo proprio per il mio alloggiamento. Io mi sposto in quel caso, lì preferisco farle così, condizioni leggere, prezzo. Quante persone modico. possono poi coinvolgere in una giornata? In una giornata, però facendo le cose fatte bene, come dici tu, non 30 persone, credo. 5. Direi 5, sì, 5, 6. Allora dipende tutto in realtà anche da una tecnica ipnotica, perché la tecnica ipnotica che uso io è conversazionale. Ok. Una tecnica che viene da Milton Erickson. Adesso sto apprendendo una nuova tecnica che mi permetterebbe di portare il soggetto in nella stessa condizione che serve a me in molto meno tempo. Quindi dedicherei un po' di tempo all'istruzione e meno tempo all'induzione. Ok. Per cui in ogni caso dovesse capitare che qualcuno è in grado di organizzare delle giornate, mi contatti e ci mettiamo d'accordo noi, stabiliamo una data più là nel tempo e poi vedremo. Ci organizziamo, ecco, in privato.
Ma può Ok, essere tranquillamente che riusciamo anche a organizzare una cosa del genere, Giuseppe. Adesso da sì, settembre sì, partiranno un sacco di nuove di nuove attività e sicuramente attività. Fernando di organizzare, anche perché ti voglio conoscere di persona. Pure Dino, e pure a Dino voglio conoscere di Ma persona. perché abbiamo gli stessi capelli tutte e tre, solo per quello, siamo affini in quel Sì, momento lì. io Dove e tre, siete voi? Perché? io sono in Calabria e Dino? lui è in Lombardia. Milano. E dove ci vediamo? A Firenze? Possiamo Ah, vederci a Firenze, ci sono un sacco di amici a Firenze, non è un o problema. A organizziamo Roma. qualcosa a Roma, o organizziamo qualcosa a Napoli, Sì. o organizziamo qualcosa sul mare in Calabria da me. A Napoli risparmiate il mio alloggiamento, la mia famiglia lì. E allora, Ma è un guarda, attimo. siccome hai detto che ci vai poco, noi abbiamo pensato, ora lo portiamo a Napoli. Ma Così tra con le la altre scuola. cose, una nostra amica mi ha predetto e ci ha predetto a me e a Giuseppe che noi faremmo qualcosa a Napoli, per cui io non lo so, a questo punto va bene tutto, giusto Giuseppe? Te la ricordi quella cosa lì? Io me la ricordo bene. Può essere che è questa, anche perché questa amica ha espresso desiderio di conoscerti. E ci Va sta. bene. Va bene, così abbineremo tutta questa grande cosa con una buona cucina italiana, che è le Sì. cose più Ragazzi, belle. fare lo Dai. psicologo è una missione, la missione di rendere felici le persone. Ah sì, È quello che fa lo assolutamente. psicologo, sostanzialmente. Quindi Vi ricordiamo anche che Io stavo confrontando i commenti, le cose. Guarda, ti stavo leggendo mentre parlavamo insieme, stavo guardando delle cose, è stata proprio partecipata, senti? sì, E io sono veramente, cioè, tra poco è mezzanotte e mezza. E ci no, sono sono ancora quasi 80 occhietti, 80 persone che sono ancora con noi. Noi vi ringraziamo e Fernando ha fatto questa magia, no? Di portare, stasera non è stato facile, no, perché l'argomento è molto importante. Siamo riusciti a essere adeguatamente leggeri, ci siamo presi dei momenti di leggerezza e è stata una serata bellissima. È stata una serata bellissima perché non solo abbiamo visto la professionalità, ma questo lo dico personalmente. So che la pensa così anche Dino e che l'avranno capito. Non c'è solo assolutamente. l'aspetto professionale, l'aspetto umano del bambino curioso che nessuno di noi dovrebbe mai perdere. E tra l'altro, ora ti dobbiamo fare una domanda culinaria che ti assicuro che è medianica. Ti tocca perché noi alla fine ci alleggeriamo appesantendoci. non sono Ora capirai preparati su perché. questo. Disgraziato. Lo sei sicuro, fidati. E infatti già arrivano i commenti perché lo sanno. Il Facciamo segreto anche della la. pizza, vuoi sapere? No, noi No, siamo quello lo so. Quello lo so, andare a mangiarla da uno bravo. meraviglioso. No, allora la domanda te la fa Dino. Ma perché? No, Perché stavolta la fai tu la domanda. no, la Allora. fai Io tu stavo perché tanto cercando un allora, commento sì, un che mi commento aiutava, però ne avete fatti talmente. Eccola qua, sei a Penny, vai. sei una grande. Allora, La partita tanto per sorridere e siamo in chiusura, per cui sorridiamo. mi sta Secondo venendo voi un dubbio. la parmigiana di melanzane si fa con le melanzane fritte o con quelle al forno? Da buon napoletano, mi raccomando, non Ma a chi la fai sbagliare. questa domanda? A A te, me. Fernando, la faccio a te. No, Sì, allora sì. loro Mi lo vergogno anche sanno. di risponderti. Vedi? No. Ma ancora che facciamo queste domande, cioè c'è qualcuno che ancora non lo sa. No. Aspetta che qua godo. È una diatriba da un anno, non è una cosa semplice. Non è Avremmo possibile fatto. che sia ancora in discussione questa faccenda. Vai, fammi godere. Allora, Dillo. dillo che poi ti dico la mia versione, dillo. Dillo. Fritte, ovviamente fritte. Ma non se ne discute nemmeno. Non si discute Allora. nemmeno.
Devi sapere, 20.023. carissimo Fernando, chiedendo scusa alla tua professionalità e alle tue competenze per questa domanda, che è 1 anno e mezzo che Dino stiamo facendo una statistica e tutto nasce perché io sono calabrese, lo so che la melanzana si fa fritta, decide di nascere tonda e morire fritta se non gli si interrompe un percorso di vita e di Quindi qual è il realizzazione problema? spirituale. Il problema è che io non mangio frittura e allora ho iniziato a sperimentare la parmigiana con la melanzana fatta, no? Gliel'ho detto. Ma non è che io non so che non si fa, è una scelta di vita mia e anche di salute del mio fegato. Punto 1. Punto 2. Non è scientifica la cosa, non è scientifica. Te la dico io quantisticamente. Allora, ma anche la fisica quantistica si girerebbe dall'altra parte, non dire. La quantistica non ha bisogno neanche di girarsi all'altro. Comunque ti spiego, il discorso è questo: stiamo sbagliando tutti, noi 3 che siamo qui nello schermo e tutte le persone, è da 1 anno e mezzo che sbagliamo tutti, tutta questa diatriba della melanzana fritta, la melanzana non fritta. La melanzana non esiste, è un pensiero. Allora il mio pensiero è comunque fritto. E adesso è ancora più fritto dopo 3 ore di diretta. Ci ha messo a posto tutti, Giuseppe. Ci ha messo a posto tutti. Basta. Bello. Fernando, ti vogliamo bene, dai, lo diciamo anche in diretta. Forza. Comunque io guarda, io vado che ce ne sono. Vedi, allora, vedi, allora, Valentina dice che sapeva che saremmo stati fantastici insieme. Valentina, grazie perché ci hai permesso di approfondire questa conoscenza con bacio, Vale, grazie. Con Fernando. E ora faremo i giochi di fuoco, perché ora Fernando lo facciamo entrare dentro un vortice di cose che secondo me dentro domani ci manda a quel paese tutti e 2. Però ora vediamo, a quel paese per essere gentili, siamo già in quel paese. All'altro. Rosaria, non ti preoccupare, anche se sei arrivata tardi. Allora, la puntata sarà sia sul canale di Joseph Cirino, sul canale blu, che sul canale rosso di YouTube su Parliamone Life. Verranno creati. È vero, sai che avevamo detto lo chiamiamo rosso per non dire YouTube. Già che poi vabbè, chi se ne frega, se ce la chiudono adesso abbiamo già fatto 3 ore. Questi sono problemi di censura che abbiamo affrontando determinate tematiche, non abbiamo ancora capito a chi facciamo male, però devi sapere che sul social capita. Sì, non è così facile come sembra, a prescindere le disfunzioni tecniche che possono capitare, ma anche i social ci mettono dei bei bastoni tra le ruote, perché parlare di certi argomenti non è proprio così semplice. Sì. E sono arrivati anche a questi punti, però noi siamo più... Allora pensate, vi racconto questa, che quando pubblicammo le prime ricerche pubblicare le prime ricerche sul mio sito, misi un'intestazione per invitare le medium a partecipare ai nostri esperimenti, dicendo che avremmo rilasciato una certificazione di superamento dei test. L'ordine degli psicologi mi ha sottoposto ad un'indagine. Meraviglia. E, tra l'altro, sotto segnalazione di una professoressa della facoltà di psicologia di Genova, che era stata nella commissione di laurea quando io ho presentato la mia laurea sulla medianità. Lei ha segnalato all'ordine dei psicologi liguri e ha detto: questo matto cosa fa? Ma scusami, eri lì ad ascoltarmi? Vabbè, dopo 1 anno di diatribe avvocati sono uscito pulito, perché hanno scoperto che era una ricerca, tra l'altro patrocinata dal Comitato Etico dell'Università degli Studi di Padova, quindi noi facevamo ricerca. Tra l'altro noi lavoriamo anche per una fondazione farmaceutica portoghese e quindi quando acquisirono questi dati dopo 1 anno chiusero il procedimento. Questo per dirti di che cosa parlate. Però chi la dura la vince, di solito diceva. Chi ha ragione la vince. No, a me piaceva. No, non sempre. Vabbè, aspetta, posso fare una battutaccia finale? Dai, siamo in chiusura. Io conosco un signore che si chiama Rocco, che sulla versione di Dino è concorde. Mannaggia, come siamo andati in basso. Siamo andati proprio in basso.
siamo andati, vabbè. Ci vuole un po' di basta. materialità dopo tanta spiritualità, no? Ma scherzi. Ma Senti, è il Tao, è un equilibrio di uno fa una battuta, alleggerisce la situazione, gli permettiamo anche di dire quel cretino di Joseph che dice queste battute. Non ce lo facevo uno che dice quelle cose che poi fa una battuta. E siamo umani, Io faccio le stesse cose che fanno tutti la mattina. è stata forte la medium che dice: oh, ma io sono un essere umano, non sono una macchina, cosa vuoi? Sì, perché io la bacchettavo, no? Sì, tu avanti, eri no? Perché tremendo. avevo paura che lei perdesse la connessione perché stava andando benissimo, allora Ma esortavo con un po' di severità. Tu renditi conto, questo è che gli apri il cervello e dice no, e tu stai ferma lì, stai ferma. No, io più che altro digli che è un marpione. Ah, giusto, tacchete. Vabbè, però Sei un perché grande, lui insomma piaceva. Allora, ci dispiace non aver dato anche altri contributi, ma comunque diciamo che il grosso è arrivato bello dritto, per cui possiamo tranquillamente clippare quello che ci interessa. Abbiamo 3 ore di buona istruzione. Ora iniziamo a mandare Fernando Sinesio in giro per il web. Assolutamente, adesso si inizio a essere ritroverà stanco, ovunque. però, Ora ti vedo che sei un po' così, non ti preoccupare, ti lasciamo andare, ti diamo l'onore e l'onere di mandare la nostra sigla finale, così dopo facciamo un saluto e chiudiamo e però restiamo tra noi, ci salutiamo e poi ok, quindi quando tu vuoi è più? Certamente. Ah, ok. No, ho detto è più un onere. Sì, ok. Allora, a tutti i gentilissimi ascoltatori di questa sera che hanno avuto questa pazienza enorme, io li voglio intanto ringraziare per la serata, per aver avuto voglia di ascoltarmi. Noi facciamo divulgazione scientifica perché è ora che questi argomenti vengano saldati bene nella mente delle persone. Quindi vi ringrazio tutti, ringrazio Giuseppe, ringrazio Dino, rimando gli spettatori ad un prossimo incontro dove magari affronteremo un altro tipo di argomenti, lasceremo stare la ricerca scientifica, quindi per chi approfondiremo alcune tematiche che sono quelle importanti, che sono legate all'aldilà. Quindi vi saluto nuovamente e mandiamo la sigla finale. Grazie a tutti. Ti raccontiamo qualcosa e qualche volta sei tu che la racconti a noi. Esprimiamo il nostro parere, ma senza il tuo non possiamo crescere. Crescere è possibile solo se si vuole conoscere e se si è disposti a cambiare prospettiva. Puoi anche chiamarla mente del principiante o più semplicemente fame di scoprire. Abbiamo deciso che parlarne possa essere una soluzione. Questa è casa nostra e anche tua. Parliamone insieme.